Mattinate napoletane di Salvatore Di Giacomo. Tra le vie, le piazze e i risvegli della Napoli di fine Ottocento, queste pagine restituiscono con delicata sensibilità il fascino della vita quotidiana. Con uno stile poetico e profondamente umano, Salvatore Di Giacomo racconta emozioni, tradizioni e memorie di una città senza tempo. Lettura di Davide Lequile, di Librivox, edizione audiolibro YouTube a cura di Ben Einst, Onde Letterarie. Se ami gli audiolibri e i grandi classici della letteratura, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le prossime pubblicazioni. Buon ascolto. Capitolo 1. Vulita o Vasilla? Napoli, marzo 1885. Carissimo Paolo, io non ho qui a Napoli con chi sfogare certe mie piccole pene, che mi pare abbiano tutta la buona intenzione di rimanersene meco alloggiate in questa cameretta mia solitaria. Non ho stretto amicizia con nessuno, apposta per non dare a nessuno il modo di subitamente allontanarsi da me per qualche improvvisa scappatella che mi facesse il morboso carattere mio. Vivo solo e tranquillo in questa mia stanza, dal quale esco a prima ora di mattina per trovarmi all'istituto e un po' a sera col tempo buono per avvelenarmi con una chicchera di caffè e con un sigaro napoletano. Il caffè, per acquaccia nera che sia, mi permette di studiare e di leggere fino a notte avanzata, e ciò mi fa bene, lasciandomi dimenticare, sviando il pensiero e interessandomi a qualche cosa fuori di me stesso. Da qualche giorno però il mio umore è ridiventato nero, per il tempo perverso che mette ovunque un silenzio di malinconia, e nelle povere anime sofferenti uno sgomento indefinibile, una lunga e nervosa tristezza che a momenti si vorrebbe mutare in tante calde lacrime piante tacitamente. La faccia nelle mani, mentre come ora che ti scrivo seguita la pioggia a borbottare nelle grondaie e lontano lontano muore un tintinnio di campanelle vaganti. Ora io mi sono solo a solo rincattucciato presso alla mia finestra e guardo per le vetrate nella via deserta, ove son tutte chiuse le botteghe e taciti e frettolosi i rari passanti. Il cielo è grigio come la veste d'una monacella di Questua. Si leva da una terrazza di faccia a me e vi si disegna a carbonella il palo del telegrafo, irto di capovolti interrogativi che irraggiano a destra e a manca fili neri, i quali si vanno lontanamente a perge. Sta in fondo Sant'Elmo, vestito a piè delle mura in un cupo verde alimentato dalle piogge e dall'umidità, sforchiato da tanti buchi neri in fila, e una fila d'uomini ritti, immobili, par la cresta merlettata del castello, dietro il quale impallidisce freddamente il cielo, come negli antichi acquerelli dei trittici olandesi. Ebbene, Paolo mio, dopo questo io non ho che, o troppo poco ancora, o tante, tante cose a dirti. Ancora parlarti di me, delle mie incoerenze, dei contrasti che s'agitano e s'accapigliano in quest'anima mia inquieta, delle aspirazioni, dei sogni ai quali tengo dietro col cuore tremante. Non voglio quest'altra stanzetta ove tu seguiti in un paese lontano dal mio, a innamorarti delle farfalle e degli scarabei verdi riscintillanti, a raccogliere pazientemente ed ordinare famiglie di crittogame e di fanerogame tra i fascicoli di carta. Mio buon Linneo, calmo e tranquillo, quest'altra stanzetta è ancora troppo piena di me. Ho le tue piante, i tuoi scarabei non mi sentono più, non più la vecchia spinetta accanto a loro, le semplici aree della nostra montagna nelle beate dolcissime sere lunari. Paolo mio caro, vuoi raccontare una storiella a questa tua silenziosa famiglia? Te la mando da Napoli, da questo strano cuore d'Italia che patisce, se lo si considera bene, di tutti i mali cardiaci, dell'aritmia, dell'iperstasia, dei ribollimenti subitanei e delle lunghe paci silenziose, da battiti lenti quasi malati. Dunque, ascolta, la storiella potrebbe pur essere vera. 3 giorni dopo arrivato, col mio bravo cassettino ad armacollo e col mazzo di pennelli tra mani, infilavo entrandovi da Borgo Loreto il lungo vicolo gigante per quale si spunta la Marinella. Tu non sei stato a Napoli e non puoi sapere che siano questi vicoli di Borgo Loreto, topaie di marinari miserabili, vestiti di lana doppia, puzzolenti, neri come il carbone.
Tutta la vita grama di questi lavoratori del mare s'agita ripullulando in case buie, profonde, umide. Un triste e schifoso spettacolo, poco lontano dall'azzurro divino spettacolo del mare, innanzi al quale la mia mano freme sulla tavolozza. Io dunque, per andare a dipingere alla riva, passavo pel vicolo Giganti, guardando qua e là curiosamente, persino fermandomi a contemplare, con meraviglia di forestiero e curiosità d'artista, qualche interno pittorico pieno d'ombre e di mistero. Fu in una di queste fermate che una donna sui 30 anni, piccola, bionda come tutte le figlie del mare, mi chiamò sulla soglia di casa sua, nella via, e mi chiese sorridendo se volessi disegnarla. Rimasi sorpreso. Avevano dunque capito questi del vicolo Giganti che misteriaccio facevo. Io vi disegnerò, bella bionda, le risposi. Ma com'è che sapete che io disegno? Ella mi disse che passavano sempre per quella via dei giovanotti, i quali andavano a disegnare le barchette e il mare, e i pescatori. Ognuno di loro portava sotto il braccio un cassettino come il mio, nelle mani i pennelli e in testa un cappelluccio a cencio, come il mio. Ora i disegnatori li conoscevano subito. Sta bene, vuol dire che un bel giorno ripasso e vi disegno. Quando? Più presto possibile, bella bionda. Io non mi chiamo bella bionda, mi chiamo Fortunata. Volete passare lunedì? Passerò lunedì. A lunedì, di buon'ora, mi trovai a vicolo Gigante. Fortunata, ritta sulla soglia di casa sua, lavorava all'uncinetto sorridendo. Mi aveva visto da lontano. Dunque siamo pronti? Entrate. La seguii in una piccola stanza, dal pavimento tutto sconnesso e sporco. Attorno, appesi ai muri, immagini di santi, olivo benedetto, nasse di pescatore, corbelli di paglia, piccole bombole per polipi. Una tavola, un lettuccio, 2 o 3 seggiole zoppicanti. Sentite, disse lei, appoggiandosi col dosso alla tavola e giocando col gomitolo. Io vi volevo chiedere un favore. E come io la interrogavo con gli occhi, non sapendo che cosa mi stesse per capitare addosso, ella soggiunse prestamente. Ebbene, ecco, io non volevo essere disegnata, proprio io, perdonatemi. E chi? Ella volse lo sguardo al lettuccio, confusa. Allora m'accorsi che nel lettuccio c'era qualche cosa. Un piccino, 2 grandi occhi azzurri mi guardavano spaventati, una testina bionda come quella di Fortunata si levava dal capezzale, intenta. Il piccino, mormorò lei. Ma come m'accostavo al lettuccio, il piccino fu preso da gran terrore. Ricacciò il capo sotto le coltri e si mise a urlare. È malato, disse Fortunata, ha una gran febbre da 5 giorni. E mio figlio Andreuccio. Andreu, bella mamma, te vuoi far disegnare? Il signore, lo zio, ti farà il ritratto e mamma te lo metterà qui, appeso, di faccia a te. E quando tata verrà e vedrà il ritratto di Andreuccio dirà questo è Andreuccio bello, tale e quale. Il piccino ascoltava, con gli occhi lucenti di febbre, senza mostrare di decidersi. Guarda, gli dissi mostrandogli un soldo in punta di dita, se sarai buono io ti darò questo soldo. Sorrise e guardò la madre che sorrideva pure lei, incitandolo. Finalmente accettò, nascondendo il soldo nella manina, nella quale lo aveva lasciato cadere sotto la coltre. Fortunata gli acconciò 2 cuscini dietro la testa, si mise a sedere a piedi sul letto e ricominciò il suo lavoro di uncinetto, seguendo curiosamente i miei preparativi. Valeva la pena di interessarmi a questo fanciullo. Nella luce fredda era una testa d'un sol tono di colore, senza rossi, senza rilievo accentuato, pallida, caratteristica. Grandi occhi azzurro scuro lucevano tra i riccioli. Della piccola bocca, puerilmente, il labbro inferiore saliva sull'altro in una smorfietta sdegnosa. Hai tu mai visto qualche pallido bambino malaticcio dipinto da Roubaix? Così lui. Pareva che si fosse messo a pensare a cose molto serie, nessuna curiosità. Lo sguardo di lui scendeva lentamente da lunghe contemplazioni del soffitto al volto della madre e vi si posava. Era Fortunata che pativa di curiosità. A ogni 5 minuti si levava per venire a guardare di sopra alle mie spalle, per esclamare «Quando si vedrà qualche cosa? Ci vuole ancora molto tempo. Lo fate ridendo. Verrà bene». Dopo la prima seduta il piccino volle vedere un po' anche lui e si contemplò abbozzato appena, senza meraviglia di non riconoscersi, come cosciente dello sviluppo che poi avrebbe avuto il dipinto.
Lo lascio qui, disse Fortunata. Mettetelo in un cantuccio, con la faccia a muro, e badate di non toccarlo. Quando tornate? Domani. Certamente, certamente. Addio, piccino. E mi chinai su di lui per fargli un bacio. Egli mi mise la mano sulla faccia, respingendola. Che hai? Gli disse Fortunata. Su, fagli un bacetto. E aggiunse sottovoce. Dategli un soldo. Toh, eccoti un soldo. Ora mi fai un bacio. Le sue piccole labbra febbricitanti toccarono lievemente le mie. Il secondo soldo scomparve, con la manina in cui era stretto, sotto le colte. Ah, signorino, mi disse Fortunata, presso la porta. Il piccino è molto malato, dice il medico che l'ha visitato, che egli ha male ai polmoni. Il primo figlio, signorino mio, e le lacrime lo lucevano agli occhi. È una sventura grande. Avete visto com'è serio? Via, fatevi cuore, è bambino e guarirà. Ha il suo babbo, è vero? È andato via, è marinaio, è partito per pescare il corallo, con tutta la paranza. E torna di qui a un mese, signorino mio. Il piccino va pazzo, se sapeste. La lasciai così, che piangeva silenziosamente sul limitare della casuccia, con le braccia a penzoloni, gli occhi a terra. Veramente quel dolore di giovane madre mi faceva male. Pensai a lei, al piccino per tutta la via. Pensai che sarebbe stato molto meglio se non avessi conosciuto nessuno di tutti e due. Tornato alle dimane con una bella giornata di sole, ricominciai il mio lavoro. Il modello mi si dimostrava più amico, arrivava perfino a sorridermi. Quando rimisi la tela appoggiata al muro e stavo per licenziarmi, lui mi fece con la sottile vocina: Volito Vasilla? Io gli detti un altro soldino. Questa volta ebbi 2 piccoli baci su tutte e 2 le guance. Mi volsi uscendo. Lui mi salutava con la mano, levando il braccio nudo, sorridendomi. Ah, questo piccino malato, questo piccolo piccino pallido pallido, questa mia novella amicizia puerile. Tutto il giorno sono rimasto a pensarvi. Dopo una settimana avevo finito. Ero contento, il ritratto m'era venuto somigliante non pure, quanto assai giusto di colore e di intonazione. Il bianco dei cuscini col sole. Ma via, io non mi voglio fare delle lodi. Ero contento, ecco. Ero contento della mia settimana. In tutti questi giorni il mio piccolo amico s'era più stretto a me, e con tutte le ingenue espansioni infantili con le quali la fanciullezza trattiene una mano carezzante e un dolce amore pietoso. Ogni giorno, all'uscire dalla stanzetta piena di sole, fingevo di scordarmi della sua offerta, per sentire subitamente la vocina di lui balbettante. Volito Vasilla? Volito Vasilla? Gli aveva promesso di recarmi a vederlo 2 o 3 volte nella settimana. Lo aveva promesso anche a Fortunata. Cominciato novembre, dovetti abbandonare i miei studi di mare e il vicolo Giganti. Questa Napoli ha un clima variabilissimo, una bella giornata calda, soleggiata e poi, al giorno appresso, acqua, vento e tempesta. A novembre pigliai una mezza bronchite che mi confinò nel letto per 12 giorni. Pioveva sempre. Una grande malinconia, caro Paolo. Dei tristi giorni e il padrone di casa che mi spediva messaggi e tutte le mie pratiche e le mie speranze quasi rovinate. Nei primi giorni di dicembre, in un sabato, il tempo era bello. Uscii, tornai a Vicolo Giganti tutto pieno di centinaia di femmine che aspettavano l'estrazione dei numeri del lotto e ne discutevano a gran voce. Cercai Fortunata, era lì in casa a lavorare all'uncinetto, accosto alla tavola, sulla quale si raffreddava la minestra in un piatto. Quando mi vide si levò pallidissima, levò le braccia in atto disperato e si mise a piangere. Signor, è morto, è morto. Ti giuro, cominciai a piangere anch'io come un fanciullo. Era ricaduto a sedere, aveva appoggiate le braccia sulla tavola e tra le braccia nascondeva il volto singhiozzando. Io ero rimasto in piedi, dinanzi a lei, muto. Non sapevo che dirle. Fortunata levò la testa, mi guardò con occhi così spauriti che parve fossi io che le portassi la male notizia. Il ritratto di piccino era a capo letto, tra il ramo di olivo e la palma benedetta. Accompagnandomi fino alla porta, Fortunata mormorò tra i singhiozzi. Mi disse che voleva vedervi. Mi mandava sempre del pittore. I singhiozzi la soffocavano. Me ne andai. Per via camminavo come intontito. Il piccino, benedetto piccino, il piccolo amico mi seguiva, la sua vocetta tenera, come ora mi parla mentre io scrivo di lui a te, perché in questa malinconica mattina di marzo egli è qui,
accosto a me, e nel silenzio della mia cameretta egli mi ripete ancora dolcemente con un balbettio d'angiolo: Vulito Vasil, Vulito Vasil. Capitolo 2. Serafina, martedì maggio 86. Guardaporta dell'ospedale dei Pellegrini è un burbero rossiccio, il quale, quando in certi giorni è filato un soprabito che gli batte le calcagna, tutto stinto e sparso di macchie d'olio, quando ha caricata la testa d'una tuba mostruosa, crede di essere guardaporta di Palazzo Reale. Ha conservato un accento calabrese e la insolenza dei soldati borbonici. Certo, ha dovuto servire nell'esercito di Rainbomma. Tra l'altro poco ci vede, per una congiuntivite che gli arrossa tutto intorno le palpebre. Sarà stato per avere continuamente avuto sott'occhi gente insanguinata. Ieri questo cerbero digeriva il pranzo, trattenendosi a parlottare con Chieti, quale gli faceva delle confidenze presso al casotto. Poco prima la campanella di avviso era suonata 2 volte. Tocco solo vuol dire ferito semplice, 2 vogliono dire ferito in grave stato, 3 ferito moribondo. Era stata trasportata su alla sala delle medicature una donna, una giovane. 5 coltellate, né più né meno. La donna si lamentava, si guardava intorno smarrita, mormorando: Sant'Anna mia, le faccio vuota, scansata, ma... Oh, Ciaruchiana. Veniva da Piazza Francese, da una delle 2 suburre napolitane. Aveva denti e capelli splendidi, una mano piccolissima, gli occhi grandi, azzurri, pieni di lacrime, lucevano. Si chiamava Serafì. Laggiù, presso al casotto, il portinaio fumava la pipetta. Il gran cortile del Pellegrini era tutto preso dal sole, cosicché il cuoco, uomo grasso, ne approfittava per scirinare il suo gran moccichino a quadroni scuri sulla spalliera d'una seggiola. 2 guardie di pubblica sicurezza leggevano insieme un libretto di nuove canzoni napolitane, commentando. Il brigadiere era salito in sala di medicatura per accogliere la deposizione di Serafì. Diceva il vecchietto al guardaporta: La vedete così ora, perché lei è nata con la mala sorte, come me. 2 anni fa avreste dovuto vederla, era un fiore. Tutti si voltavano per la via. Allora, come v'ho detto, io lavoravo da quel sarto alla giudecca. Io dormivo nella bottega, sopra un divano sconquassato, e pensavo sempre a lei, che se n'era fuggita. 3 mesi senza vederla. Considerate voi, che siete padre. Avete figlie? Caspita, figlie, ne tengo 3. Peppenella, Peppenè, e chiamava una ragazzetta che era fuori, nella via a giocare. Trasa, vieni qua, sienta, quella è una... E abbadatele, ve lo dico, come a un fratello. Il portiere sorrise. Fece scivolare la mano tra lo stipite del casotto e il muro e tirò fuori un bastone. Vedete questo? Questo ci pensa, senza eccezione pure per moglie, ma... Dicevate? Dunque una sera, che sera. Io non ho vergogna di dirvelo. La verità m'era messo in giro per chiedere l'elemosina. All'angolo del vico Sergente Maggiore vedo una signora che comprava fiori. M'accostai. Signor, qualche cosa a un povero galantuomo? Non c'è niente. Io avevo fame, e la fame, capite, non conosce educazione. Insistetti. Allora lei si voltò per dirmi seccata che me ne andassi. Non mi guardò neppure. Era lei. Serafina. Il vecchietto sospirava. Si guardava le mani scarne e dondolava il capo. A un tratto guardò in su al balconcello della sala di medicatura. Un inserviente preparava filacce presso alla balustrata, parlando col cuoco che di sotto gesticolava e rideva. Che le staranno facendo? Mormorò il vecchietto. 2 lacrime gli vennero giù lentamente per le gote. Il portinaio vuotò la pipetta nella mano e dopo un silenzio chiese: Beh, quanto durò quella vita? 1 anno. Poi fu come una caduta, come uno che cade da una terrazza dall'ultimo piano e si trova a terra. Povera figlia, stette malata 2 mesi, perdette tutto, diventò un'altra, cappello tolto, anella pegnorata, vestito venduto. Che mestiere, frate mio, che mestiere! Gesù! Ora piangeva pienamente, con lo sguardo a terra, con le mani strette sul petto. E all'ultimo è arrivata a Piazza Francese. L'hanno fatto questo. Ma pare un suono. Ma chi gliel'ha fatto?
due compagne, poi gelosia. Arrivò in quel momento una vettura. Dentro vi si abbandonava un giovanotto che aveva buttato un braccio al collo della guardia, la quale lo sorreggeva guardandolo. Un sottil filo di sangue gli scendeva sulla camicia bianca dal collo. La vettura entrò nel cortile con dietro una folla di gente curiosa. Il vecchietto, anche lui si accostò, inorridente. Il guardaporta afferrò la fune della campanella. 3 tocchi. La guardia di pubblica sicurezza gli aveva fatto certo segno disperato. Poi la gente fu cacciata e il portone chiuso. E chi s'è nata? Disse il guardaporta, tornato al vecchietto. Quello mormorò: poveriella. Dopo un momento chiese: Serafina, resta qua? Non si può, dopo medicata andrà agli incurabili. Donne qui non se ne ammettono, rispose il cerbero, tornando feroce e voltando al vecchio le spalle. Serafina fu scesa a braccia e collocata in vettura con le guardie. Fu levato il soffietto e nessuno vide più niente. Ma ella aveva visto il vecchietto. Una mano venne fuori tra serpa e soffietto e chiamò. Il vecchio accorreva. Dalla vettura uscì una voce femminile commossa. Ah, incurabile! Venite là! Non è niente, non avete paura. Il vecchietto si mise a galoppare dietro alla carrozzella con gli occhi pieni di lacrime, ansimando, chiamando: Sarafì! 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 Capitolo 3. L'abbandonato. Che si dice? Chiese Gaetanella Rocco a Carmela la serva, la quale passava sul marciapiede e parlava sola, come al solito. Carmela si volse e tornò indietro. Il vento le penetrava di sotto lo sciallo, di cui scolazzava un lembo. L'altro ella teneva fra mano, accostandolo di tanto in tanto alla faccia. È morta per ora, gemette. Ah, Gesù, io sono così fatta che ci penso tutta la giornata. E voi? Andate a vederla? Gaetanella, impassibile, guardava la serva, mettendo fuori il capo di su il paravento di legno tra la casa e la strada. Carmela, sul marciapiede, rabbrividiva per il vento secco che le veniva di faccia e le appiccicava le gonnelle alla carne. Ci vado più tardi, disse Gaetanella. Ancora ho la casa sossopra. Ieri sera è arrivato il fratello di mio marito, il caporale di cavalleria. Ha avuto il permesso sino a mezzanotte e sono stati qui tutti con gli amici a cantare e a bere. Immaginate voi. Lasciate fare, sono giovanotti. Che ne vediamo della vita? Si muore, così, da un momento all'altro. Non c'è che dire, sospirò Gaetanella, buttando sul marciapiede bucce di castagne e di mele dal canestro di rifiuti. Me ne vado, disse la serva. Buongiorno. Se ripassate e voi chiamatemi, andremo a vedere insieme. Era morta donna Nena, la romana, una vecchia che non faceva male a nessuno e che leggeva le lettere alle vicine della via, senza occhiali. Era venuta da Roma, al 65. La si poteva tenere per napolitana. Le vicine conoscevano un po' la sua storia, ma nessuna aveva potuto entrare troppo dentro in certi particolari che la vecchia sapeva a tempo scartare. Lassù, a San Pasquale al Corso, donna Nenna abitava da 3 anni nel cortile del monastero, in una stanzuccia rimpetto al pozzo. Pareva, in quell'immensa quiete, una badessa sopravvissuta alle sue monache, bandite per sempre, a far posto ai carabinieri in caserma. Il cortile, deserto, era triste. Sotto l'arcata, tutta bianca di calce, girava intorno il sedile di Peperino, quella afferente ad una selvaggia vegetazione, la quale pigliava radici tra le screpolature e le commessure della pietra. In maggio il sole, che lo allagava tutto, invogliava donna Nena a uscire dalla sua celletta. La piccola vecchia andava a sedere sotto le colonne, sulla pietra grigia del parapetto, e poggiava i piedi sui piuoli di una seggiola sconquassata, che era deposito di straccetti d'ogni colore. Agucchiava. I rumori della via erano confusi e arrivavano, morendo, al cortile del chiostro silenzioso. A volte, d'un subito, risonava in fondo, su per la scala grande, il passo pesante del brigadiere, e costui spuntava nel cortile, attraversandolo, con le mani nelle saccocce dei calzoni e la lunga pipa in bocca. Qualche passero che era venuto, saltellando sui ferri della balaustra, ad affacciarsi sul pozzo, scappava, spaventato, con un piccolo grido. Donna Nena levava il capo dai suoi ritagli, teneva dietro con gli occhi socchiusi al volo dell'uccellino, le mani abbandonate sulle ginocchia. Certamente pensava ad altro.
Una tossicina stizzosa l'accoglieva di tanto in tanto e i colpi della tosse 3-4 volte rompevano senza eco il silenzio intorno. Spesso di sopra un carabiniere si metteva a cantare presso una finestra, dando la brunitura al fucile. Era una voce di tenorino che vibrava limpidamente nell'aria. Catina sta badicchio sto cuore, che all'apparenza. Donna Nena laggiù nel cortile infilava l'ago, sceglieva fra i ritagli, rimaneva un pezzetto con lo sguardo perduto nella fuga degli archi. Le labbra mormoravano, dal pugno chiuso le dita si spiegavano una dopo l'altra. Cantava. A un tratto di sopra la nene del siciliano interrompendosi faceva tornare la vecchia, distratta, al suo lavoro. Il cortile si rifaceva silenzioso. Al secondo anno da quando donna Nenna era venuta a stare lassù, in una mattina di febbraio ella uscì, come disse a Gaetanella Rocco, per andare a pregare l'amministratore di quel locale perché le facesse rimettere a un finestrino della celletta un vetro frantumato. Da un orto vicino i monelli glielo avevano rotto. Il vento le entrava in camera proprio accanto al letto. Quando il vetro fu rimesso la vecchietta ebbe compagnia in casa. Ci venne un piccino malaticcio, debole, tutto pallido. Da quel tempo ella si fece vedere più di frequente. Il piccino aveva bisogno del latte alla mattina, di pane fresco, di frutta matura. Tutto questo faceva andare e venire dal cortile alle botteghe della via la vecchietta frettolosa, che per mostrarsi così tenera del bimbo almeno gli doveva molto voler bene. Carmela la serva, pochi giorni dopo la scomparsa del bambino, aveva appurato come e donde venisse. Si contentò di perdere tempo e di fare aspettare la padrona per andare a confidarsi con Fortuna, la rivendugliola, vicina di Gaetanella. Tutte e tre sedettero attorno al braciere, Carmela a mezza seggiola, col paniere della spesa sulle ginocchia per fare presto. Donna Nena, questo me l'aveva già detto un anno fa, ha una figliuola, si chiama Clelia. 2 figlie le son morte di mal sottile e quest'altra s'interruppe, strinse le labbra, batté col palmo della mano sul manico del paniere con aria desolata. Capite? Sospirò la rivendugliola. Che ha fatto? Chiese Gaetanella, come tante altre. Via, disgraziata, disse la serva. Sospirò anche Gaetanella, chinandosi a riattizzare il fuoco. Infine il piccino rimasto a donna Nena, alla nonna. Clelia le avrà dato un po' di denaro per mantenerlo. Non si vede mai, lei. Non comparisce mai. Gliel'ha messo nelle mani e buonanotte. Donna Nena lo chiama il ragazzo. O guaglione, tradusse Gaetanella. Ieri la vecchia m'ha fatto una confidenza. Non è vero che il vetro al finestrino glielo han rotto dall'orto. Lo ruppe lei tempo fa, sbattendo la vetrata. Non avrebbe detto nulla all'amministratore se non fosse capitato il piccino, che malaticcio e debole. E col vento in casa. Sentite, interruppe la rivendugliola, io vi do questo paio di calze del piccino. E voi gliele portate a donna Nena, poveretta. Direte che le avete avuto dalla signora vostra. Date qua, fece la serva, levandosi, che tutto è buono quando è carità. Oggi gliele porto. Un'altra volta la serva chiamò fuori nella via Gaetanella, la quale era occupata a risciacquare i piatti. Clelia, capite? Deve essere morta. Ora ho chiesto alla vecchia se Clelia abbia più rivisto il piccino. S'è messa a piangere la vecchia. Ho capito tutto. Passarono 7 mesi. Morì pure donna Nena, spegnendosi a poco nella sua celletta, col ragazzo, che la guardava dal suo seggiolino a piede del letto. Per un momento l'avevano lasciata sola, mentre dava gli ultimi tratti. Rientrate le vicine col ramoscello dell'olivo e l'acqua benedetta, trovarono la vecchia basita. Il piccino la guardava ridendo, balbettando. Un braccio di donna Nena fuori della coperta era steso rigidamente verso di lui. La mano pareva indicasse. Fatto sta che, occupate a rovistare per la celletta, curiosando dappertutto, nei foderi di un canterano che gemevano come se nascondessero l'anima della vecchia, in un baule dello stipetto o muro, le vicine dimenticarono il bambino. Soltanto come entrò lì dentro anche Graziella la sarta, con dietro la ragazzina curva sotto lo scatolo delle vesti, per vedere, mentre lei dinanzi al lettuccio contemplava la morte coi grandi occhi pitosi, il piccino le prese fra mano la frangia di conterie che luceva attorno alla veste. Graziella si volse. Questo è il piccino di donna Nena,
spiegò Gaetanella Rocco. Il figlio della figlia. E la madre dov'è? Chiese Graziella. L'altra benedì l'aria con la mano, l'indice e il medio ritti. Pure lei morta, fece la sarta intenerita e carezzò la testa bionda del piccino, il quale levò gli occhi a guardarla. Subitamente irruppe la folla di tutti i monellucci del vicinato. Arrivava il carrozzone. Allora Gaetanella Rocco portò fuori il piccino, mettendogli in mano una ciambella. Gli trasse il seggiolino a bracciuolo fin presso alla porta del cortile, che metteva per le scale rose dal tempo sul corso. Poco dopo il carrozzone si portò via la vecchia per tutto il corso. Il cocchiere zufolava, con le redini sulle ginocchia, col vento secco di faccia. Dietro, sulla predella, i due becchini si bisticciavano le gambe penzoloni. Donna Nena se ne va a Roma, esclamò ridendo un calzolaio che era uscito a vedere dalla sua bottega con uno stivale fra mani. Cezzi ebbe successo fra quanti guardavano. Donna Nena se ne andava a Roma. Buon viaggio. Le vicine ridevano. Rideva Nannina Fiocca, la innamorata del calzolaio. Quando gli passò accosto gli dette uno spintone. Bel core che hai. Senti, le fece dietro il calzolaio. Presto lo farai anche tu il viaggetto. Nannina si volse, grattandosi la coscia per allontanare il malaugurio, e gli gridò con una voce argentina. Prima tu, ribatteva il calzolaio, minacciandola con lo stivale. Il tempo s'era fatto grigio. Di faccia al corso, dal mare, saliva una nebbia densa come fumo di officina. Lambiva le falde del Vesuvio, lo nascondeva fin quasi alla cima. Vagamente si indovinava nel porto una grande nave. Era una striscia tutta nera, indecisa. Intorno la città spariva in quel fumo che pareva covasse un incendio. Ma nel cielo affollato di nuvoloni, qua o là dei chiarori scialbi si facevano nel lontano. Solo all'estremo lembo infine della collina di Posillipo rompeva a fatica le nuvole. Vi fu un momento in cui la luce si allargò. Lucevano di sotto le vetrate alle finestre, luceva lo zinco delle serre alle terrazze delle palazzine a Rione Amedeo. Finalmente tutta una stesa di cielo diventò azzurro. Il piccino lo avevano dimenticato sotto la porta del cortile. Egli sedeva al sommo della scala diruta nel suo seggiolino, con le manine sui bracciuoli. Sulle ginocchia aveva la ciambelletta di Gaetanella, mangiucchiata mezza. Aveva un piccolo grembiale bianco, le scarpette molto vecchie, una vesticciuola scura, stinta, troppo grande per lui. In una scarpa il piede non era entrato tutto, ne scappava fuori il tallone ove faceva sacco la calza. Lui dondolava quel piede. A poco la scarpetta ne cadde. Allora il piccino sorrise, tutto solo, molto contento. Contemplò per un pezzetto il piede libero, poi non avendo altro a fare si rimise a mangiare la ciambella. Una volta levò la manina, s'atteggiò, pronunziò quei brevi vocaboli incomprensibili che sono della incoscienza infantile e delle bocche che non sanno parlare. La ciambella fu mangiata tutta, il piccino aveva fame, raccolse perfino le miche cadutegli nel grembialetto. Pareva soddisfatto. Poi si mise a guardare innanzi a sé i fili del telegrafo, che dal parapetto della via, di faccia, declinavano e scomparivano fra le case. Una cometa s'era impigliata tra i fili, la carta lacerata svolazzava, un brandello fu strappato ai fili e portato via dal vento. Lungamente il piccino ne seguì la sorte con gli occhi, sbadigliando, poi chinò a poco la testa da un lato e s'addormentò. Capitolo 4. Gli amici. Nel maggio, mentre al più piccolo alito di vento le rose tenerissime concedono le foglie loro, disseminandole a piè d'un amoroso mandorlo ancora in fiore, mentre dappertutto ov'è collina o giardino o praticello passeggiano gravemente al sole gli scarabei e sbadigliano alta la testa viperina le lucertole verdi, mentre il bosco è tutto in chiacchiere di uccelli gelosi e si spande per la fresca campagna l'indefinibile sussurro degli insetti, e una scia d'argento solca sul cammino lentissimo della lumaca un muretto nell'orto, mentre tutto questo, che è poesia dolcissima nell'aria buona o dolce, succede lontano dalla città romorosa. Qui
la prosa cittadina va trascinando per le vie cenci e magre suppellettili borghesi, sciorinati al sole di maggio tra il polverio, le bestemmie dei facchini o il loro copioso sudore di bestie affaticate. Si compie in questi giorni la frettolosa bisogna dello sgombero, ed è un transito incessante di cose che parlano, un viaggio di segreti trabalzanti su per rotto selciato napoletano. Il lettuccio, la spinetta antica, la poltrona favorita, il boccaletto a fiori, ove così spesso l'amata ha bevuto i pensieri dell'amante, il misero lume a petrolio onde furono rischiarate, presso agli esami, le veglie laboriose d'uno studente di medicina, la grande seggiola a ruote d'un paralitico, il canterano da foderi cicolanti in fondo ai quali ammucchiò tutto un tranquillo epistolario amoroso la fiamma d'un impiegato alla ferrovia, lo spiumaccino invernale, ricordo della povera mamma morta, che osava di tenerlo sui piedi. Tutto ciò passa innanzi agli occhi nel sole e cammina, e muta posto e va altrove, e passa da una luce d'un quinto piano all'oscurità di un pian terreno, o dal buio al sole, chissà dove, chissà dopo che amari rimpianti, e scompare. Sopra uno di questi carretti scricchianti, tra molte scatole da cappelli e un mucchio di cuscini, viaggiava una gabbietta. Dentro alla gabbietta c'era un canarino giallo. Le suppellettili mutavan posto. Alla casa nuova la gabbiuzza fu appesa nel tinello che dava in un giardino. Di rimpetto, dietro certe grate fitte, si vedevano confusamente soggoli biancheggianti. C'era un antico monastero. Il figlio della signora, un ragazzo che odorava di poesia, appena fu alla nuova casa e per la finestra del tinello vide le monache, fu preso da un impeto sentimentale e stampò una sessantina di versi claustrali in un giornaletto letterario. Il povero canarino poeta, pur lui, era stato tolto piccoletto al nido, e più non ricordava dove e come. Ricordava senza precisione certo approvigliamento di rami e di fronde, una fiorita stesa di piano, un gran pezzo di cielo azzurro, niente più. L'adozione era stata larga di cure e, dapprima, dolce fu la prigione. E lì, come se fosse stato a San Pietro a Maiella, il canarino diventò un cantore elegantissimo, una specie di tenorino di grazia. Bene, bene, esclamò il marito della signora, ecco il canarino che comincia a dirci qualcosa. E ogni volta che si trovava nel tinello a lavarsi la faccia, gli faceva lo zufolo col tovagliolo fra mani. La casa dalla quale era sloggiato era scura e silenziosa. Le finestre non davano sulla strada, riuscivano in un cortile abbandonato, dominio di terribili pipistrelli, qualcuno dei quali perfino veniva a sbattere l'ali intorno alla gabbiuzza, dove il povero canarino tremava di terrore. La bestiola, di sotto l'arco della finestra, non vedeva che i muri grigi del cortile dagli angoli, che erano scale di polverose ragnatele, da buchi neri che a notte diventavano casse di nottole. Le carrucole nei pozzi stridevano, le secchie si urtavano, le serve, a prima ora, trovandosi tutte ad attingere, dicevano male della gente, appiccicando a ognuno un aggettivo che svegliava goffe risate per tutto il pozzo. Questa è la vita del cortile. Una volta solamente il canarino uscì dalla sua malinconia. Una delle fantesche ripuliva la gabbia d'un altro canarino, lasciando cader giù nel cortile le boccate sfuggite del miglio, i rifiuti del prigioniero, e canticchiando. E come quel canarino, per la soddisfazione del miglio fresco e dell'acqua pulita, metteva di tanto piccoli gridi acuti, quest'altro credette di aver trovato finalmente qualcuno col quale potesse chiacchierare nelle ore di noia. Lo chiamò allora 2 volte. Zi zi, 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 zi. Quello rispose allegramente. Zi, zi. Poi vi fu un silenzio. La serva aveva portata via la gabbia. Il povero canarino, disilluso, ricadde in malinconia e non avendo a far altro si rimise a contemplare i muri del cortile. In una giornata di novembre fu tale lo scrosciar della pioggia furiosa e così spaventevoli furono i lampi e i tuoni che il canarino, tutto solo nella gabbia, credette che l'ultimo giorno della sua vita fosse arrivato. Dal lampeggiare continuo era tutto illuminato il cortile.
I ferri della gabbia pareva si arroventassero. Poco dopo accorse la serva, che aveva lasciate aperte le vetrate della finestra. Meno male, esclamò. I vetri non si sono rotti. E chi l'avrebbe sentito il padrone? Guardate, nemmeno una parola per quella povera bestia tremante di freddo e di paura. Bella carità cristiana. E così il canarino, a poco, s'abituò ad ogni sorta di ingenerosità. Nessuno si pigliava pena di lui, ma nessuno, però, lo veniva a seccare. Meglio così. Il suo amico divenne un pezzo del muro di faccia, ove un ragno intesseva comodamente la sua tela. Nell'estate, quando un po' di sole fece la spia nel cortile, la tela ne fu tutta illuminata e il ragno vi passeggiò di lungo e largo, con una grande boria di padron di casa. In tutto il giorno si risentivano le voci delle fantesche, lo strepito delle carrezzuole, risate lunghe e sguaiate, scoppietti di carboni dalle fornacette. La musica metteva in allegria il canarino, che a volte si mescolava a certe note acute e un trillo per cui le serve, meravigliate, tacevano. Una di loro, mentre lui si sfogava, esclamò: Dio, che bella vocetta, né? La lode, Dio buono, se la pigliano tutti, la vanno anche i modesti. Il canarino si guardò i pieducci, ripulì il becco a un ballatoio della gabbia, si piantò saldo sulle gambette e si mise a cantare. Se il mio nome saper voi bramate. A maggio, v'ho detto, i signori della casa sloggiarono. La primavera sospirava più forte con gli spasimi dei fiori, col sussurro delle piante in amore, e nell'aria salivano odori soavissimi e freschi soffi di zeffiri. In una bella giornata profumata si svegliò il canarino a un pispiglio sommesso. Una passera aveva fatto il nido di rimpetto. Poi furono piccoli gridi di compagni liberi che passavano. Furono a volte cicalecci impertinenti di rondini in chiacchiere sui tetti. I rondoni, al solito, dicevano male del vicinato. Quello era bello, quell'altro era brutto. La tal signorina non sapeva cantare, il violinista del quinto piano pigliava acuti stonati, il portinaio non badava troppo alla figliuola. E il giardino si svegliava all'alba con questi discorsi di uccelli, con le loro querele peripatetiche, con ronzii di insetti invisibili e voli di bianche farfalle. Il canarino ebbe da tutta questa vita, che gli ricordava indefinitamente il bosco e l'odore acre delle piante, quella malinconia dei ricordi che, si dice, tornano nel tempo della disgrazia. Ne ebbe singhiozzi di rimpianti e di desideri che gli rompevano il canto nella gola e gli cominciarono a cadere le penne. Una si posò sul davanzale della finestra e un colombo se la venne a pigliare. Oh, dite, amico, gli chiese il canarino dalla sua gabbia, siete di questi paraggi voi? Che vi pare? Rispose il colombo. Gli è qui che son nato. Guardate laggiù accosto alla grondaia. Vedete voi quel buco tutto nero? Io ho fatto il nido. E questa penna che vi è caduta, se permettete, la metto al lettuccio dei miei piccini. Dite, vi dispiace? Anzi, disse il canarino, fortunato d'essere materasso. Ma sentite, verrete voi a tenermi compagnia qualche volta? Perché no? Disse il colombo. Ma di questi giorni non posso. Ho i piccini, udite voi come chiamano. Il canarino non udiva nulla. E, fece il colombo, sento. Quando avrete figli, anche voi. Arrivederci. Arrivederci. E quasi ogni giorno lo stesso colombo veniva a pigliarsi una penna caduta. Fatemi la finezza, gli chiese una volta il canarino. Sapreste voi perché così spesso mi cadono le penne? Io ne sono assai preoccupato. Il colombo lo guardò malinconicamente. Che volete che vi dica? E non gli volle dire che gli anni e i dispiaceri sogliono far di questi scherzi. Passò un mese. I piccini del colombo s'erano fatti grandi e strillavano, sporgendo dalla buca le testine ancora spelate. Non a quel nido, altri nidi si destavano all'alba, e un pigolio continuo succedeva sino a quando l'appetito dei piccoli colombi non era soddisfatto. I colombi grandi tubavano all'ombra, empiendo il cortile della dolcezza dei loro amori. In luglio il colombo grigio si ricordò della conoscenza, ma in quella mattina aveva avuto tanto da fare e s'era così impensierito di certi muratori
che erano venuti a mettere scale per i muri presso i nidi, che la visita dovette farla a sera, quando i muratori se ne andarono. C'era una luna bianca che faceva capolino di su il belvedere delle monache. Buonasera, disse il Colombo, come state? Sentite che bell'aria fresca. Ahimè, disse il Canarino, stessa peste, amico mio. Da tempo in qua sono colto da tale tristezza che a momenti mi pare di morire. Mi spoglio ogni giorno più e mi pigliano brividi di freddo ed anche provo una grande debolezza. Come mai questo, caro amico? Che volete che vi dica? Fece il Colombo con gli occhi bassi. Sono cose che accadono. Io sono qui di rimpetto, semmai. E se ne andò, ammalinconito, pur lui. Poi tornò dopo una settimana. La gabbiuzza era vuota, ma c'era ancora, sulla finestra, una ultima piuma gialla. Il Colombo non ebbe coraggio di portarsela via. E c'era un chiaro di luna quella sera, un chiaro di luna così grande, così grande. Capitolo 5. Fortunata la fiorista. 5 settembre 1885. Giorni fa le vicine di Fortunata Cappiello, con molta meraviglia, videro chiusa la bottega di lei. Bisogna premettere che Fortunata Cappiello ha bottega di fiorista in via del Duomo e oltre a questo ha un padre ed una mamma, i quali non sono mai stati in tenerezza, anzi, per dirla con le vicine di Fortunata, i due coniugi facevano cane e gatta in tutta la settimana, specie il venerdì, quando Giuseppe Cappiello chiedeva quattrini alla moglie per giocarseli al lotto e lei glieli negava. Vista la bottega chiusa sino a mezzogiorno e argomentando che più non si fosse aperta in tutta la giornata, le vicine, sempre maliziose e maldicenti, ne trassero molte congetture, tra le quali questa, che, nella notte, il Cappiello avessero subitamente sloggiato e portato via il po' di mobilia per non pagare il padrone di casa. Sentite, disse Giovannina Zoccola, merciaia di rimpetto, questo non ha potuto succedere. Vero è che la fame se li mangiava il Cappiello, la fame, i debiti, che a me, se veramente non tornano più, mi dovranno dare sempre 15 soldi da Pasqua passata. Ma un po' di denaro lo mettevano da parte, via, e c'è stato sempre Don Procolo, il signore, che ha riparato spesso e volentieri. Don Procolo, un attempato arzillo, negoziante e proprietario, veniva a sera a trattenersi nella bottega, e quando c'era Don Procolo accosto a Fortunata, seduto in mezzo ai fiori di organsino, in mezzo ai fasci d'erba artificiale, la mamma di Fortunata, dalla parte loro, chiudeva a metà dell'uscio. Le vicine dicevano che chiudeva anche un occhio. Fortunata, poverina, era magruccia, pallida, con molto nero sotto gli occhi, la frangetta, i grossi cerchi dorati alle orecchie, un neo presso al mento. Piaceva. Soppricciava lo spazzolino sui denti che aveva bianchi e piccoli, si nettava le unghie con molta pazienza. Alla mattina, sotto l'uscio, prima di mettersi a lavorare. I fiori artificiali, quelli per borghesi di Foria e per negozianti di quartiere Pennino, sono strillanti e il colore vivo s'attacca alle mani. Fortunata pareva la maîtresse au main rouge. Don Procolo non ci badava granché, ma la ragazza serbava, per così dire, le manine nette pel suo innamorato vero, che nessuna conosceva. Quando Don Procolo badava alle balle di tela giù in dogana, nelle ore di pomeriggio, l'innamorato della fiorista passava per via del Duomo, la sigaretta tra le labbra e un bastoncino di bambù in mano. Era un impiegatuccio a 1200, con lineamenti di un'antipatica regolarità, biondino, magro, malaticcio, molto pulito. Fortunata lo adorava. Nella sera del 3, 2 sere fa, i coniugi Cappiello tornarono alla bottega che poteva essere le 7:30. Donna Maria, senza nessun salutare della via, ficcò la gran chiave nella toppa, aperse la porta e sgusciò dentro. Nella semioscurità i mucchi dei ritagli pei fiori, le palle bianche dei lumi a petrolio, le ceste piene di fiori azzurri e rossi mettevano una gran confusione nella bottega. Donna Maria accese un fiammifero, cercava qualche cosa.
Di fuori il marito s'era addossato allo stipite e, con le mani nelle saccocce dei calzoni, le labbra strette, non levava gli occhi da un monticello di spazzatura ammucchiato lì a piedi, sotto a marciapiede. Ad un tratto girò sui tacchi, spinse sull'uscio che donna Maria aveva socchiuso ed entrò. L'uscio si richiuse. Il calzolaio di faccia che passava lo spago per una suola si lasciò cascare le mani e lo spago sulle ginocchia e si mise a guardare. Subitamente nella bottega della fiorista scoppiò un alterco. La voce stridula della vecchia si levava alta e le rispondevano le bestemmie di don Peppe Cappiello. Distintamente una frase di donna Maria arrivò alla strada. Non ne ho vera, non ne ho vera. Poi quella di don Peppe come un urlo. Me l'ha detta a me! Succedendo un gran rumore, come di seggiole rovesciate. Il calzolaio s'alzò impensierito. Le vicine erano diventate pallide. A un tratto risuonò un grido femminile terribile. L'uscio si spalancò. Venne fuori donna Maria che voleva parlare e non poteva. Agitava le braccia, barellando. Un flotto di sangue le spiccava dalla gola ferita. Tutto lo scialle se ne inzuppava. Cadde sul lastrico, come uno straccio, e non si mosse più. Il calzolaio mormorò: ammazzata! Apparve sulla soglia della bottega don Peppe. Aveva gli occhi pieni di sangue, il labbro inferiore pendeva. Immobile guardò la vecchia stesa lì presso. Si guardò intorno come smarrito. Nessuno parlava. Il ragazzo di Stella Farina era corso a chiamare la guardia di pubblica sicurezza di piantone all'angolo del vicolo. La guardia arrivò correndo, con una mano sull'essa della daga. Per la via gridava: ferma! Ferma! Don Peppe ebbe allora un istintivo impeto di salvazione. Fece un passo, guardando innanzi a sé nella via lunga e libera. Ma pure i vicini, intorno, gridavano: ferma! Ferma! La guardia gli fu addosso e lo afferrò per il bavero della giacchetta. In un momovo, balbettò Cappiello. Canaglia! gli fece la guardia, cercando le manotte in saccoccia. Il calzolaio si era chinato sul corpo inerte della vecchia, che quasi sbarrava la strada, sicché una vettura da Nolo, poco lontano, s'era dovuta fermare. Il cocchiere, le redini in mano, s'era levato in piedi sulla serpe e guardava, ancora senza capir nulla. La gente accorreva da ogni parte. Arrivarono pur due allievi carabinieri, uno dei quali, per via, s'andava sfilando i guanti di cotone bianco. È proprio morta, annunziò il calzolaio, rizzandosi. Il sangue l'ha affogata. Gesù! Fece Graziella, la stiratrice, coprendosi gli occhi con le mani. Avanti! Impose a don Peppe la guardia. Lui contemplava ancora la morta, muovendo le labbra, come se parlasse a se stesso. Allora un marmisto che arrivò all'ultimo, un grosso uomo barbuto, con tra le mani il martello e uno scalpello, chiese subitamente a don Peppe che si incamminava: perché l'avete ammazzata, né, don Peppe? E lui rispose: dimandatela a lei. E se ne andò tra la guardia di pubblica sicurezza e uno degli allievi carabinieri. L'altro si fece aiutare dai più coraggiosi e adagiò il cadavere in quella vettura che si trovava nel vicolo. Era diventato pallido il povero giovanotto. Per la prima volta si trovava accosto a un morto. La bottega della fiorista rimase chiusa per un mese. Un bel giorno arrivò don Procolo, fumando. Fece aprire. Rimase un pezzetto a rovistare e a parlare con due uomini sconosciuti a tutto il vicinato. Tenne una cesta alcune masserizie e le coprì con un mucchio di fiori d'organsino. Al giorno dopo arrivarono gli stessi sconosciuti e vuotarono la bottega tutta quanta. I monelli del vicinato si impadronirono dei ritagli della carte colorate e li spassero per tutta la via. Dopo un altro mese un pittore di stanze prese il posto della fiorista. Finalmente, dopo 2 anni, Graziella, la stiratrice, in una mattina di maggio vide passare l'impiegatuccio a 1200 e per volerlo guardare e sorvegliare troppo abbronzò una camicia, indicandovi su il ferro rovente. L'impiegatuccio guardò nella bottega della fiorista e ci vide il pittore di stanze. Parve meravigliato. Allora Graziella, che un tempo gli aveva stirato pure le camicie, lo salutò con un sorriso. Come state? Non vi siete fatto più vivo? Sono stato ad Arona finora, disse. Per l'impiego. Avete saputo? Chiose la stiratrice dopo un silenzio. Ah, fece lui, picchiando sul manico del ferro col pometto del bastoncello. Sì, so tutto.
Doveva finire così, con quella madre. E don Peppe? Chi l'ha visto più? E Fortunata? Chi ne sa più nulla? L'impiegatuccio, dopo aver acceso la sigaretta con un fiammifero della scatola di Graziella, se ne andò, lentamente, tutto pensoso. Ma la stiratrice gli aveva mentito per compassione. Pochi giorni prima, a Santa Lucia, ella aveva adocchiato Fortunata, con un bambinello. La fiorista vestiva di nero, comperò al bambinello un soldo di tarallucci e gli fece bere un po' d'acqua solfurea. Poi se ne andarono su per marciapiedi, passo passo. Capitolo 6. L'amico Richter. Ecco, amici miei, in che modo conobbi il professor Otto Richter. Rione e Principe Amedeo, voi sapete, così vicino per limiti al corso Vittorio Emanuele, si trova ad esserne per aspetto assai lontano. Il corso è ancora al campagnuolo sotto la collina verde. Il rione è elegante, il corso è tutto polveroso per la via larga e assolata. Il rione è severamente pulito. Qui un palazzo grifeo, che ha un'aria d'antico e una salda costruzione di pietra grigia e nuda. Qui finestre archiacute che riflettono a sera nelle terse vetrate il gran chiarore della luna, la quale di rimpetto s'affaccia sul mare e vi bagna la sua pallida immagine. In uno studio di incisione, sotto il palazzo grigio, si fonde e si cesella in silenzio. Un interno pieno di penombre, l'artista che passa e guarda, risale con la fantasia al vecchio tempo fiorentino. Se qui l'ambiente non fosse in gran parte il lieto dell'orizzonte glauco e d'un profumo d'erbe selvatiche, e se non parlassero dell'amore della campagna i sanguigni rosolacci erti, e se non chiacchierassero, migrando a non lontane idiate gli uccellini freddolosi, la bottega dell'incisore parrebbe antica, quando intorno le capitassero muri grigi e stemmi onorati davanti di toghe o di corazze. Questo tempo nostro, Rione è semplicemente felice della sua nettezza e del posto. A un certo punto il parapetto della via è rotto dai primi gradini d'una scaletta malconcia. Per questa si scende in un solitario vicolo. E si scende così, passando sotto un potente arco a chiaia, nel quartiere elegante. Dalla pace al rumore, dalla tranquillità delle cose e delle persone a un movimento che vi rimette dal sogno nella realtà. In certe ore, in certi momenti, il vicoletto vi parla di tante strane e misteriose cose. Fu in questo vicoletto che conobbe il professore Otto Richter. Era una lieta mattina primaverile, vi giuro, amici miei, così non dico per convenzionalismo che infiora quasi tutti i racconti dolci di tenerezze meteorologiche. È la verità, la conoscenza accade in aprile. A ogni modo Otto Richter lo conobbi così. Io scendevo lentamente per quella tale scaletta, egli se ne stava laggiù nel vicolo, all'ombra, piantata la punta di un ombrello nel terriccio, le mani sul manico di madreperla a gruccia, con le spalle al muro, gli occhi a terra. Il vecchietto m'aveva l'aria di star meditando. Ora, siccome in questa vita i pensosi sono per lo più i disgraziati, io che lo aveva visto dall'alto della scala piantato lì, a quel modo, e me lo ritrovavo nella stessa posizione appena dall'ultimo gradino mettevo piede nel vicoletto, dissi tra me e me: ecco uno che certamente crogiuola i guai suoi. Il vicolo era pieno di buon sole e di silenzio. Improvvisamente fu pieno di musica. Come mai? Pensavo, tornando indietro, colpito deliziosamente da una melodia che si spandeva. Il vecchio s'era mosso, passava al sole dall'ombra, avvicinandosi a una delle 3 finestre basse che si aprivano sul vicolo dal muro di faccia a noi. Alle finestre ci si arrivava quasi con la testa. Le vetrate erano spalancate e la musica passava, ma la facevano misteriosa certe bianche tendine, occupanti di dentro tutto il vano, e pur di dentro fermate sulle assi telaie. Accostandomi alle finestre, m'avvicinavo pure al vecchietto e procuravo di non far rumore. Era così assorto, poverino. L'ombrella era passata sotto l'ascella, le mani strette premevano l'ultimo bottone del panciotto che era in cima carezzato dalla barba rossiccia del solitario uditore. A volte, mentre la melodia saliva con un più sonoro ritmo, le mani si staccavano dal panciotto e una, l'indice teso, misurava il tempo. Si afferrava l'altra, nervosamente, a margine del soprabito, come se volesse tirar giù il panno stinto. Finita la musica, il vecchietto levò il capo, sorrideva. Me li trovai faccia a faccia.
Ei seguitava a sorridere, seguitava ad armeggiar con la mano, mormorando l'ultima frase musicale, solenne. Mi feci animo e gli chiesi: «Scusi, chi c'è qui dentro?» Lui fece un passo innanti, rimise in movimento l'ombrella e venne a me con una chiara felicità degli occhietti azzurri. Rispose: «Beethoven!» Col braccio levato misurò ancora 4-5 battute e canticchiò un'altra volta le note. «Molto grande!» soggiunse con le labbra allungate in una smorfia d'ammirazione. «Molto grande! Questa sinfonia è un monumento. Oh, piace a voi, signor? Dio mio, una così deliziosa cosa! A chi non piace la musica di Beethoven, amici miei?» Gli è che non sapevo persuadermi come lì dentro ci fosse proprio lui. Egli certamente è presente ancora all'esecuzione della sua musica. Il suo spirito aleggia intorno e la musica trema con divino ed infinito sospiro di sentimento. La melodia culla l'anima. Io avevo ben riconosciuta la pastorale. Ricordate voi, amici? Ah, perché la musica non si può scrivere e leggere come la parola. E dice che la musica è di Beethoven, feci ridendo. E sta bene, ma com'è che Beethoven si trova lì dentro? È risuscitato. Lui rispose lentamente, tutto serio: «Beethoven morto assai tempo. Qui società quartetto, concerto, forestiere lei, Allemann, di Germania, tedesco, e vive qui, a Napoli?» Disse con gli occhi di sì, e poi accennò pure che tacessi e si ravvicinò alle finestre. Ricominciava la musica. «Chi ora?» «Sss», fece lui. Boccherino mise l'indice sulle labbra e socchiuse gli occhi, come rapito. Che finezza, che languore, amici miei. La conoscete voi questa siciliana del gentile minuettista? Come sorrideva il vecchietto in tutta la durata dei sospiri del Settecento, agli scherzi dei violini, rievocati tutto un passato dolce, sparso di polvere d'iris e odoroso di buon cioccolato. Cari amici, in questo vicoletto a rione si sogna. E che buon sole, che buona musica, amici miei. E vi tornai. Ancora il professore Otto Richter non mi aveva tutto narrato di sé. La sua piccola figura da racconto d'Hoffmann o d'Erckmann Catrian, la sua placida figura tedesca serbava qualcosa di misterioso che io cercavo invano di scrutare e su cui arzigogolavo senza raccapezzarmici. Seppi soltanto questo da lui, alle prime confidenze, che egli era venuto di Germania in Italia a piedi. Amici, capite? A piedi. Ne rimasi inorridito. Io che adoro le vetture, la ferrovia, le tranvie, tutto che è mezzo di trasporto. Il mio sguardo scese subito alle scarpe del buon uomo. 2 scarpe punto eleganti, dal tomaio piatto, basso, enorme, dalla punta quadrata, dalle suole doppie 3 dita, vere scarpe nordiche. Egli posava su quel piedistallo e sorrideva, contentissimo. Aveva, parlando, un certo ammiccar d'occhi malizioso, il quale gli si arricciavano le gote. Tutta la faccia diventava una ruga sola, parlava a bassa voce. E poi seppi pure da lui che egli era a Napoli da tempo, che abitava nel torrione di San Martino, che in tutta la santa giornata girava nella città dando lezioni di lingua tedesca. Voi non conoscete? Fece lui. No, risposi mortificato, ma amerei imparare la vostra lingua. Desiderate lezione? Disse lui, sorridendo. Parleremo di questo, poi non ne parliamo più. Era un vecchietto pieno di delicatezza. Continuavano le prove della società del quartetto. Una mattina il professor Otto Richter se ne venne nel vicoletto con tra mani un libricino di elegante edizione tedesca. E questo? Questo? Trattato Veleni. Veleni. Che faccia feci? Ma il vecchietto si affrettò a soggiungere, battendo il petto la mano aperta. Io anche un poco medico, un poco poeta, un poco pittore. Egli era un po' di tutto, soprattutto un musicomane. La mia ammirazione cresceva di domenica in domenica. Come i concerti del quartetto si seguivano e ci teneva insieme la comodità del vicoletto. Sognò a vedere il mio amico Otto Richter mentre rumoreggiava di dentro la cavalcata delle Valchiue, quel buon Richter. Quei pugni stretti, gli occhi lampeggianti, le gambe allargate, l'ombrella bandita con la frusta d'una delle amazzoni wagneriane, facendo a pa ta pa 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 ta pa ta pa zin. Passò un mese, un felice mese di prove e di concerti. Non mancammo mai. Sui muriccioli dei vicoletti spuntavano fiorellini gialli e tutte le creste ne erano vestite.
Una striscia d'ombra sotto quei muriccioli e in mezzo al vicolo un accampamento di sole. Saliva la musica fino al rione, chiamando i passanti, invitandoli alla platea solitaria di questo teatro improvvisato. E per i gradini diruti scendevano subitamente figurine femminili, allegri cavalierini in galanterie. Era un rumore di stivalini saltellanti che faceva voltare il mio amico Richter. Egli pareva un vecchio passero solitario turbato da una folla corrente di uccellini chiassosi. Si ricantucciava e non si muoveva più. Qualche piccola signorina lo indicava, sorridendo. Certo il mio amico Richter impressionava. Era una figura originale. Di quelli che i giornali illustrati tedeschi mettono in una novella semplice e buona, vivificata dalla matita di un artista di spirito. Parecchie volte lo incontravo in quei paraggi, con una valigetta appesa ad una mano, l'eterna ombrella nell'altra. La valigetta s'empiva di frutta, di erbaggi, di latticini e un po' di tutto. Il mio amico Richter entrava frettolosamente nella bottega d'un pastaio, faceva di cappello con quella cortesia che è tutta tedesca e chiedeva 2 chilogrammi di vermicelli, e in un'ora egli si era provvisto di tutto il mangiabile e il cucinabile. Così tornava a San Martino e di lì scendeva per andare a udire la musica in Villa Nazionale o in qualche altro posto dove musica si facesse. Era la sua grande passione. Una mattina lo vidi che seguiva le esequie di un capitano suicida. Era accanto alla banda musicale, tutto pensoso, l'eterna ombrella sotto il braccio. Lo vedevo poi qua e là per le vie, per le stradicciuole di Napoli, frettoloso, parlante a se stesso. Forse si ricava alle sue lezioni di tedesco. Poi non lo vidi più. Scompaiono tante persone ogni giorno in questa Napoli e tante ne compaiono di nuove. Una sera era qui la regina. Si dava in onore di lei un concerto al quartetto. Il vicoletto era pieno. Eravamo in parecchi amici nella più grande aspettazione per un programma che prometteva Schumann, Wagner, Boccherini, Beethoven. La sala era certamente affollata, ma qui nel vicoletto, al fresco, come si stava meglio e senza pagare il biglietto. Per le aperte finestre uscivano il sussurro degli intervenuti, lo strepito delle seggiole smosse, un fruscio d'abiti serici. Di tanto in tanto un accordo di violino, un suono rauco di tromba, una voce che chiamava. Il vicoletto fu, a un momento, tutto illuminato dalla luna che si liberava dall'impiccio di certe nuvole impromettenti e capeggiava serenamente in cielo. Noi altri si chiacchierava, aspettando. Accosto a me era seduto un uomo occhialuto, dalla piccola incolta barba nera, un forestiero. Non so come io gli abbia rivolta la parola, né so più perché. Certo è che il mio vicino, tra una domanda e una risposta, brevi sempre, mi disse che egli era tedesco, che era professore di lingua tedesca e che avrebbe desiderato di essere conosciuto. Ma lo disse, poverino, con una cert'aria, pareva mortificato. Tedesco, professore. Certo conosceva il mio amico Otto Richter. Otto Richter, borbottò cercando nella memoria. Poi fece, ah, Richter. Dunque? Morto. Otto Richter, professore, morto. Una cosa molto semplice per questo signore, medita Pondo. Oh, povero Richter, ma come? Il mio vicino pensò ancora. Ecco, era morto così e si batteva in fronte, male, di cervello. 3 giorni, non più, poi morto. Dopo un momento cavò da un enorme portafogli la sua carta e me la porse. C'era su scritto a mano: Corrado Weber, professore di lingua tedesca. Chiedo scusa, balbettava il pover'uomo. Io solo a Napoli. Solo? Così si vive, signor, lavorando. Richter, mio buon amico. Poveretto. Improvvisamente un fragore di battimani giunse a noi dalla sala. Subito dopo l'orchestra intonò la marcia reale. La regina entrava. Passarono 4 minuti. Nessuno fiatava nel vicolo. Io pensavo al mio vecchio amico Richter, al mio povero vecchietto musicomane. E quando è morto? Sst, fece Weber. Chiedo scusa, signor. Dopo cominciava la musica. Si levò in piedi, si scappellò e si mise ad ascoltare con religiosa attenzione. Capitolo 7. Senza vederlo. Siccome in questo mondo chi pensa ai casi suoi e mette le cose a posto è chiamato accorto, così quando dopo la morte di Selletta, Spazzino, il quale prima aveva fatto il fiaccheraio
e prima ancora aveva governato un negoziuccio di commestibili, la vedova Carmela chiuse un suo maschietto all'albergo dei poveri. La bambinella mandò a imparar di cucire da una sartina e si tenne in casa soltanto il marmocchio che le succhiava la vita appeso tutta la santa giornata al petto vizzo. Delle vicine parecchie, e furono le più attempate, dissero che aveva fatto bene a provvedere a quel modo alle cose sue, sconsolata e impoverita come Selletta l'aveva lasciata. Dissero le altre, poche, e furono le mammine fresche del vicinato, le quali cominciavano con la prima maternità a raccor tutto l'amor loro sui figliuoli, che questi erano il riso della casa e che proprio ci voleva un core assai duro per allontanarli e un coraggio, via, un coraggio. Come fate a rimanere tutta sola? Diceva la vedova Annunziata Fusco, una bionda grassetta con in collo un bambino biondo grassotto come lei. Dite voi, piagnucolava Carmela, come avrei potuto fare con 3 angioletti attorno? Sono 3 bocche sono. E poi Nanninella, voi sapete, torna a sera dalla sarta e la notte a me compagnia, impara l'arte. Oramai è grandicella. Per Peppino, voi dite che è lì all'albergo? È brutto, non è vero? L'altra diceva, sentite, me ne sarebbe mancato il coraggio. Voi non lo vedete più Peppino. E lui non vede più voi. E chi chiama se ammala? Come? Allora non sapete niente. Lui si trova come a casa sua e niente gli manca. Ah, è vero, soggiungeva con le lacrime agli occhi. Io non avevo pensato a questo. Ma già, avranno medici e medicine. E se accade che lui s'ammali, lontano sia, me l'hanno da far sapere. Vi dico che non lo fanno sapere, sentenziava la Fusco, carezzando il suo marmocchio come per dire a Carmela, questo qui, vedete, me lo tengo io, che sono la mamma, e non uscirà mai di casa sua. La vedova rientrò in casa e corse a baciare così forte il suo piccino che dormiva nella culla da farlo svegliare in un sovrassalto. Il piccino piangeva. Core mio, fece lei, zitto, via, zitto, oggi andiamo a trovare Peppino. Era venuto l'inverno a un tratto, con giornate buie e rigide. La casa di Selletta stringeva il cuore, tutta occupata dall'oscurità. Appena di sotto l'uscio ci si vedeva il lettuccio di contro le parete, ove gli strappi al parato meschino scoprivano la grigia nudità del muro. L'umido penetrava nelle ossa. Selletta lì dentro ci aveva persa la salute. La vedova imbacuccò alla meglio il vicino e lei si buttò addosso lo sciallo nero che a quello era servito di coverta, nella cuna. Cercava ora la chiave della porta, la trovò nella cenere fredda del braciere che con quella aveva scavato il giorno prima per riattizzare il fuoco. Andiamo da Peppino, ripeteva al marmocchio chiudendo l'uscio. La viuzza, trafficata da piccoli venditori del vicinato in movimento, pareva allegra. Nel lontano, per un vicoletto che vi sbucava, una larga striscia di sole tratteneva i passanti, i quali si fermavano apposta in quel po' di caldo a chiacchierare. E dove andate? Chiese la vedova una vicina. Avete visto la buona giornata e andate a spasso? Andiamo da Peppino, disse Carmela mettendo in tasca la chiave. Peppino chi? Peppino mio figlio, che ho messo a scuola all'albergo dei poveri quando Selletta è morto. Buon'anima sua. È stato lui che me l'ha raccomandato. Diceva, mettilo lì perché impara l'arte e non toglie pane alla casa. E voi l'andate a trovare? Sono 3 settimane che non lo vedo, e questo gli farà piacere. Lasciatemi andare, bella mia, buongiorno. E tirò via col bambino in collo, trascinando per la mota della viuzza un lembo della gonna lacera. In quel pezzo della via soleggiato, lì dove un gruppetto di femmine s'era raccolto a ciarlare, trovò Nanninella che guardava curiosamente con le manine sotto il gabbiale, il panchetto d'un venditore di caramelle, il quale si godeva il sole fumando alla pipa, gli occhi socchiusi. Nannina? Fece la vedova. Come ti trovi qua? Che fai? La bambina le corse incontro allegramente. Non si lavora oggi, la maestra fa festa. Ce ne ha mandate via tutte, perché lo sposo la conduce in campagna. Andiamo da Peppino, disse la vedova pigliandosela per mano. Faceva un gran freddo, ma il tempo era sereno e la via asciutta. La bambina batteva ogni tanto i piedi a terra per riscaldarsi, afferrata con una mano alla veste della madre, che le copriva il pugno. L'altra mano aveva ficcata nella piega dello scialletto, alla vita. A volte, chinando la testa,
passava il gomito sulla fronte per trarne indietro una banda di capelli che le veniva sugli occhi. Non voleva mettere fuori la mano dallo scialletto. È molto lontano? Chiese a un tratto, quando furono nella via larga di Foria. Lì in fondo, disse la vedova. Vedi quegli alberi? Lì, guarda, di rimpetto a noi. È lì, come è lontano, mormorò la bambina. Allo sbocco di via del Duomo, sul marciapiede, incontrarono la rivendugliola che teneva bottega accosto alla loro. La vedova non la vide. In quel momento rincappucciava il bambino. La vide Naninella. E come la rivendugliola le sorrideva, le gridò passando. Noi andiamo da Pippino, torniamo più tardi. Chi è? Fece la vedova voltandosi. Marianna, disse la bambina. È andata a comprare qualcosa. Cammina, disse la vedova. Arrivarono stanche. La bambina non ne poteva più. Cercarono il sole, presso alla grande scala dell'albergo, dove quello batteva tutto sulla facciata. Sui gradini erano seduti 3 vecchietti, pezzenti di San Gennaro e in chiacchiere con una venditrice di melo. La vedova s'accostò guardando nella cesta. Me ne comprate, bella figlia? Le fece la venditrice. Guardate, me ne do 3 di quelle grosse per 2 soldi, guardate. Dite, fece la vedova. Le posso portare su a mio figlio? Lo permettono? Sapete niente? Come no, vi pare? Sono mele, non sono cannoni. Pigliatele. Dove le volete mettere? Qui, disse la bambina, aprendo il grembiale. Mettetele qui, le porto io. La vedova pagò i 2 soldi e si mise a salire la scala dell'albergo, con dietro la bambina, tutta felice delle mele. Sul largo pianerottolo non sapeva più andare. Le porte erano molte, la scala continuava. E qui? Chiese la bambina. Ancora più su? Non so. Aspettiamo qualcuno che ce lo dica. Sentivano zufolare su per la scala. Una voce d'uomo s'avvicinava canticchiando. M'hanno detto che Beppe va soldato e chi van vista pianger di nascosto. Spuntò subitamente un giovanotto con le mani in saccoccia e uno scartafaccio sotto l'ascella. Quando fu sul pianerottolo dette un'occhiata alla donna e alla bambina e tirò innanzi, continuando. Far piangere sì begli gli occhi è gran peccato. Signore? Signore? Fece la vedova. Che c'è? Chiese lui mettendo il piede sul primo gradino dell'altra tesa e voltandosi. Dove si va per vedere? Per parlare con un bambino. Io ho qui mio figlio. Vi levate presto voi la mattina? Questa non è ora di parlatorio. Ma via, può accadere che vi facciano vedere il bambino. Andate su, dal segretario. E dov'è? Chiese timidamente la vedova. Su, al secondo piano, prima porta a destra, ultima camera. Parlando saliva. A un tratto la vedova non lo vide più, ma sentì la sua voce dall'alto, mentre saliva anche lei. Ultima camera. Avete capito? Sì, signore, gridò la vedova. Grazie, signore. Dio ve lo renda. Il segretario era un uomo assai maturo, molto per bene, con occhiali d'oro, con un bell'anello al dito indice. Sedeva presso la sua scrivania, firmando certe carte che un impiegato gli metteva innanzi una dopo l'altra, asciugando le firme sopra un gran foglio di carta rossa. Nella camera c'era la stufa, che vi spandeva un tepore dolcissimo. Chi siete? Che volete? Fece il vecchio levando gli occhi dalle sue carte ed esaminando la vedova e la bambinella. La vedova non sapeva che dire. Sono Carmela Selletta, eccellenza. Volevo vedere se è possibile. Io qui, mio figlio, ha 7 anni. Giuseppe Selletta. Ma Dio mio, non dovete venire qui, fece il vecchio, la penna levata. Questo non è un parlatorio. Dio mio, ah, santa pazienza. Così m'hanno detto, eccellenza, mormorò la vedova mortificata. Ho incontrato per le scale un giovane e m'ha insegnata la porta. Ma non è qui, non è qui, insisteva il vecchietto. E poi, bella mia, non è ora questa di parlatorio. La vedova rimase muta. Come avete detto che si chiama vostro figlio? Soggiunse dopo un momento il vecchietto, dal quale ora la voce si raddolciva. Peppino, Giuseppe Selletta. Ma zia, fatemi il piacere, guardate un po' dentro,
in archivio, se c'è la rissa, e parlatene a lui di questo ragazzo. Anzi, fatelo venire qui che sarà meglio. Come si chiama? Chiese l'impiegato alla vedova. Giuseppe Selletta. Mazzia sparì dietro una portiera. Il vecchietto raggiustò sul naso gli occhiali, soffiò nelle mani e mise sulla scrivania una tabacchiera d'argento. Nannina aveva riguadagnato coraggio e s'accostava alla scrivania, guardandovi curiosamente il gran calamaio dorato, sul quale due pupazzetti reggevano a fatica una colonnina per metterci entro le penne. Lo sguardo della piccina incantava, passava dal calamaio a un fermacarte di cristallo, sotto il quale si vedeva la chiesa di San Pietro, col cupolone, la piazza e la gente in cammino, tutto colorato. Sedete, fece a un tratto il vecchietto, dopo una rumorosa soffiata di naso. Pigliate, lì, una sedia, quella nell'angolo. Brava, sedete pure. Aprì la tabacchiera, tirò su una gran presa e allungò le braccia sulla scrivania. Ah, buon Dio di pace e d'amore, sospirò. Poi voltandosi, che cosa avete in braccio? Dimandò, aguzzando lo sguardo di sotto gli occhiali. La vedova alzò un lembo dello sciallo, scovrendo il piccino che dormiva tranquillamente con una mano sul petto. Un piccino, fece il vecchio sorridendo. Carino proprio. Figlio vostro? Sì, signore. Nanninella s'era avvicinata a guardare il fratellino, togliendosi alla contemplazione del calamaio. Stese la mano per accarezzarlo. Sss, fece il vecchio sottovoce. Lascialo stare, tu. Si sveglierà. Ricopritelo con lo sciallo. Poverino. Appariva Mazzia sotto la portiera, impassibile. Dunque? Fece il vecchietto. Se il signor segretario, disse Mazzia, vuol favorire un momento. Che c'è? Si levò poggiando le mani sui braccioli della sua seggiola, cercando in saccoccia il moccichino di seta rossa. Ripeteva camminando. Che c'è, Mazzia? Quando il segretario gli fu presso, Mazzia lasciò ricadere la portiera e questa li nascose. Ora viene Peppino, disse la vedova a Nanninella. Ora viene? Ripeté la piccina sottovoce. La vedova col capo fece cenno di sì. I due parlottavano ancora dietro la portiera, ma non si capiva nulla di quel che dicessero. A un tratto riapparve il vecchietto. Pareva molto turbato e veniva innanzi lentamente con lo sguardo sulla vedova. Si fermò presso alla scrivania, aggiustò un quaderno sotto un libro e tossì 2 o 3 volte. Sentite, bella mia. La vedova s'era levata, traendo indietro la seggiola. Sentite, non si può parlare a quest'ora coi ragazzi. Io ve l'avevo detto. Siete venuta troppo presto. E gli è che a quest'ora il ragazzo... S'interruppe. La vedova lo guardava. Mazzia, si volse lui bruscamente all'impiegato. Aiutatemi a dire. Il ragazzo è alla lezione, disse Mazzia secco secco, e si rimise a guardare di fuori, per la vetrata. Ecco, disse il vecchietto risollevato, è alla lezione. Qui si è molto severi. La vedova ebbe un moto di dispiacere, strinse meglio sul petto il bambino e rimase lì in piedi, aspettando ancora, sperando ancora. È proprio impossibile, mormorò timidamente. Fece il vecchio, sicuro, è impossibile. Voi siete sua madre, non è vero? Sì, signore, sua madre. Impossibile, bella mia, borbottò. Come si fa? Dovreste tornare. Tornate lunedì, che c'è udienza. Non è vero, Mazzia? Mazzia guardava di fuori, non udì e non rispose. La vedova arrossiva, cacciò lentamente la mano nel grembiale di Nannina. Perdonatemi, balbettò. Io gli volevo lasciare queste mele. Perdonatemi. Date qua, disse il vecchio. La bambina già ne aveva posate 2 sulla scrivania, accanto al bel calamaio. Lui prese la terza e la mise presso alle altre. Perdonatemi l'ardire, mormorava la vedova. Via, fece lui dolcemente. Torno lunedì? Sì, lunedì, più tardi. Non venite da me, chiedete del direttore, lui saprà dirvi. La vedova gli prese la mano che gli stendeva a carezzare la bambina e fece per baciargliela. Oh, esclamò lui come spaventato, lasciate stare, bella mia. Addio, buona giornata.
erano uscite. Il vecchietto rimase in piedi presso la porta. Ascoltava il rumore delle ciabatte della vedova su per la scala, la vocetta della bambina che interrogava. Mazzia si ricollocò di faccia a lui e gli mise innanzi le carte. Piano, disse il vecchietto, non c'è fretta. Vi fu un silenzio. Il segretario scoteva malinconicamente la testa. Glielo dirà il direttore, lunedì, mormorò. Io no, di certo. Non voglio ricominciare la giornata a questo modo. Asciugati gli occhiali, se li piantò sul naso, tossì, soffiò nelle mani e riprese la penna. Ah, Signore Dio, sospirò. Buon Dio di pace e d'amore. Date qua, Mazzia. Capitolo 8. La regina di Mezzocannone. Aprile 1886. Finora Mezzocannone ha avuto solo un re, quel buffo re di Creta abbronzata, mangiato dal tempo e dalle intemperie nel naso e nelle mani e negli occhi, nero, storto e contraffatto come un esopo, bersaglio continuo delle invettive delle serve, le quali vanno ad attingere, e delle pietre e dei torsoli onde lo regalano i monelli impertinenti e democratici. Ma questo budello mezzocannone, questo schifoso intestino napoletano, ha pure una regina. Il re è orribile, la regina è incantevole. Il re si chiamava al tempo suo Alfonso II d'Aragona, ma la regina, ella vive e regna in fin della stradicciuola. Come si chiama la regina? Le prime visite che feci alla via, mosse da ragioni affatto lontane dall'interesse artistico, me lo resero sempre più antipatica. Sino a pochi anni fa, al quarto piano d'uno di quegli sporchi palazzetti vecchi, c'è stata una ricevitoria brutta e scura, nella quale ogni 2 mesi io mi recavo a pagare la tassa della fondiaria. Immaginate con quanta soddisfazione dell'anima. Poi, un bel giorno, la ricevitoria sloggiarono, rimossi in fretta e furia, i cancelletti di legno dei bastoni unti dalle mani dei poveri contribuenti. Sloggiarono i gravi registri che chiudono tanti segreti di ristrettezza e di privazione. Sloggiò un cassiere malinconico insieme ad un piccolo gatto grigiastro, il quale annusava specie le gambe dei salumai che venivano a pagare. La ricevitoria se ne andò e la casa rimase vuota, muta. Spalancato l'uscio, sparse le camere di trucioli e di pezzetti di carta lacerata. Mie passe svegliavano a un'eco breve e vibrante. Ancora sull'usciolino d'una delle stanzucce si vedeva un'addizione. I numeri erano segnati con la matita. Non avendo a fare altro, collaudai l'addizione, con le mani in saccoccia e l'anima tutta dietro i miei tisici ricordi aritmetici. Il cassiere aveva ragione, la somma era giusta. 14.780. Vi dirò pure, non senza una certa mortificazione, che, avendo una radicata superstizione napoletana, ripassati i numeri del mio taccuino, quando scesi dalla casa abbandonata, me li andai a giocare al lotto. Naturalmente non vinsi nulla, la sfortuna mia, essendo grande come la provvidenza del buon Gesù. In verità, quando mi trovo per cose mie e per gusto mio particolare a scendere per una così fatta straticciuola, mi si stringe l'animo. Dove l'azzurro, dove il sole, dove il buon sangue e la buona salute nelle persone, dove l'aria e la luce nelle case e nelle botteghe? Dappertutto penombre e oscurità fitte, facce smunte e scolorite, in cui solamente palpitano i neri e vivi occhi napoletani, pieni di desideri e di curiosità, tutti luminosi d'anima. Una pietà grande, questa povere donne pallide, questi lavoratori di metalli, dallo sguardo lento, dalla pelle sudata, traspirante il veleno delle ebollizioni di piombo di rame, questi tintori che si muovono nell'oscurità sotto un lumicino che pende dal soffitto, un lumicino rosso, quasi infernale, e i bambini che trascinano i piedi nudi per la mota, i piccoli piedi indolenziti, un vecchio che cerca invano un pezzetto di sole per la sua panchetta di franfellicche, e la buia, misteriosa cantina che raccoglie tutta la gente affamata e puzzolente del quartiere, la cantina della miseria, in cui, al venerdì, il fetore del baccalà fritto nell'olio soffoca il respiro, provocando le piccole tosse dei piccini che una famiglia di straccioni porta a mangiare nell'orrida caverna. Di rimpetto l'antica fontanella mormora sempre,
e par che il borbottio si parta dalla sconquassata bocca del re sovrastante, di questo ammantellato padrone della strada, e lamenti la miseria del tempo, tutto roso dall'umido e dallo stesso tempo ingrato, che a poco ha fatto di lui un personaggio da burla, vuote le occhiaie come colui della Bibbia che in castigo ebbe mangiate le pupille dai vermi. L'infelice coronato pur vive ancora e concede la limpida vena dell'acqua a un popolo chiassone. L'acqua cade e si spande e allaga per buon tratto la via, commista a nuovi rivoletti di un'altra fontanella, che più in su è posta sul pendio, accanto alla bottega di un torniere, una fontanella municipale, delle solite. E però, d'estate e d'inverno, la via è sempre lubrica. I pochi fanali che vengono fuori, uscendo come dalle finestre, lasciano piovere una scialba luce sul selciato sconnesso, che somiglia a una disgregata sutura di un cranio in cui si infiltrino fantastiche lacrime. E qua e là, per terra, si fanno bianche lucentezze sulle gobbe dei più gibbosi lastroni. Nel lontano, ove la strada è per finire, pende da un balconcello un fanaletto verde sul quale è scritto qualcosa in bianche lettere. Albergo del Pavone. Un letto vi costa 4 soldi. Dal balconcello certo non si può avere sott'occhio un felice orizzonte, non c'è di rimpetto, una scala e in capo alla scala un immane Cristo in croce, rifatto dagli ultimi furori religiosi. Dopo il colera, nella notte, con innanzi ed ai lati alcune lampade accese, il gigantesco Cristo è vivo e terribile. La via è sempre affollata. Vi sale e scende il commercio di porto, della marina, della vicina strada dei mercanti, di tutte le stradicciole circostanti. Gli operai, intenti alla loro bisogna nelle botteghe, non levano mai lo sguardo ai passanti e continuano a lavorare fino a notte, tra il grido del di fuori e l'interno a affaccendarsi per l'opera. C'è, a un posto di mezzocannone, presso un caffettuccio ove si gioca a carte, una bottega di ricamatrici. Intorno al telaio, come attorno ad una tavola, seggono 4 o 5 povere ragazze, curve sui ghirigori d'argento e d'oro, sui cuori di seta cremisina, sui fiori dai pistilli di conterie luccicanti. Tra costoro è una rossa pallidissima, un po' lentiginata sulla faccia di Madonnina bisantina. L'oro del ricamo non ha più luce di quello dei capelli di lei, che, a volte rischiarati da un filo di sole, si accendono. Questa è la reginella di Mezzocannone. La piccola rossa, le labbra strette, gli occhi intenti, le bianchissime mani ravvicinate, trapassa con l'ago la trama e non ne stacca l'attenzione per ore ed ore. È la prima della parte dell'uscio, ma chi passa in quei momenti di raccoglimento non vede di lei altro se non la banda dei capelli fulvi, un impreciso profilo, un po' della guancia d'avorio fine. La reginella ricama, in un tramonto estivo, nel quale si spegnevano l'ultime luci perfino della bottega delle ricamatrici. La rossa, è chiarissimo il ricordo nell'anima mia, aveva appoggiato il gomito sull'asse del telaio e nella bianca mano raccolto il mento, leggermente china da un lato la testa angelica, gli occhi nel vuoto, sognava. Le altre sommessamente chiacchieravano. La principale preparava i lumi. Un grande silenzio s'era fatto per la via. La dolcezza del tramonto, penetrando nell'anima la piccola rossa, socchiuse le labbra e sangue. Lo sguardo perduto continuava a sognare, come una santarella in un'aureola di pulviscolo d'oro. Capitolo 9. Impazzito per l'acqua. 26 maggio. Ieri un acquafrescaio del vicolo Marconiglio è stato spedito all'ospedale dei matti. Era un giovane pallido, un po' grasso, muto e pensoso. Altri da divolta per mancanza di denaro, per fede politica, per ambizione. Costui è impazzito per l'acqua di Serì, così dicono quelli della sua famiglia, in cui la professione di venditori d'acqua è atavistica. Ma il vicinato, dico, che no. Dice che Peppino Battimelli è ammattito per amore. Peppino Battimelli aveva la sua banca in un cantuccio in penombra nel vicolo Marconiglio, sotto un balconcello della balaustra di colonnine di legno, una balaustra a petto di colombo, come se ne vedono spesso nei quartieri bassi di Napoli. Tra le colonnine barocche, in maggio,
Le rose d'una capera fanno capolino qua e là, e l'edera selvaggia s'attorciglia al legno antico. Un merlo impertinente ripete, senza mai stancarsi, il suo ritornello chiaro e vivace, da una gabbia che rimane anche la notte attaccata ad un chiodo fuori al balconcello. Di sotto c'era la banca a battimelli, niente di più primitivo della pittorica decorazione di questa banca. Sulla faccia di mezzo una larga via, una signora ed un signore a braccetto, con alle calcagna un cagnolino. Alberelli in fila a destra e a manca, cielo di verde rame carico, sulla faccia a sinistra una fontana pubblica tra cespi di fiori strani, un ragazzetto che si manda innanzi il cerchio e, in fondo, un palazzo rosso con le finestre verdi. Sulla faccia a destra il mare. Pescatore accoccolato sopra uno scoglio ha preso all'amo un pesce più grande di lui e lo tira su con la lenza. In fondo il Vesuvio in eruzione. È giorno, ma il pittore se n'è scordato e ha fatto scendere per le falde del monte la lava rossa. Alcune bianche vele s'allontanano pel mare. Tutto ciò per i monellucci del vicolo Marconiglio era stupendo. Nella controra fosa 3 o 4 di loro, non avendo a far altro, si mettevano in contemplazione dei dipinti della banca, inginocchiati come innanti ad un'immagine di Santa Lucia benedetta. Peppino Battimelli, in camicia azzurra, rimboccate le maniche fino ai gomiti, sognava in una gran seggiola alta che lo faceva troneggiare sulla banca, sui limoni in fila, sulla fila riverberante delle giarre di vetro sottile, capacissimi. Un alito di fuoco passava nel vicoletto al tramonto. Le pietre sconnesse del selciato ardevano, ma la luce in questo vicolo Marconiglio stretto e scuro, anche nell'estate, è mite. Sul cadere del sole, mentre la gente si sveglia dal torpore della giornata, il vicolo si rianima di moto e di voci. La capera s'affaccia, sbadigliando, al suo balconcello e incorona per poco la balaustra delle bianche braccia nude, tornite e lisce. Rimane un poco a guardare nella viuzza, chiacchiera con una sua comare e torna in camera per riuscirne dopo un pezzetto, con un secchio in mano, inaffia le rose e si china ad aspirarne il profumo. Quando c'era di sotto Peppino Battimelli, la capera lo salutava, picchiando col secchio di latta sulla balaustra. «Peppì, buonasera», lui rispondeva con gli occhi levati. «Ah, buonasera. Sentì che è caldo infame. Sì, Peppì, il sole da quando è testa. Si cade all'acqua di Citamella che mi dispiace». «Non, signore, l'acqua non cade. Perché mi dispiaceria, Peppì». «Non, signora». La capera sospirava e rientrava, lentamente. Impossibile commuovere quest'acquaiolo malinconico. Nella stanzetta che già andava accogliendo dolci penombre, lo specchio luceva in un cantuccio. La capera ha dovuto spesso mirarvisi. Ancora i capelli neri erano copiosi e belli, ancora, tra la frangia diffusa, gli occhi neri splendevano, ancora la bella bocca era rosea. Che importava la sua vedovanza? A volte meglio una vedova che una zitella, ma Peppino non ne voleva sapere. Che peccato. Verso le 5 o le 6 della sera le comari del vico scopavano le case. Qualcuna si pigliava briga di rinfrescare il selciato arso, buttando acqua qua e là. Il selciato si macchiava di tante chiazze nere, onde saliva un tanfo di polvere cacciata via dall'acqua. La viuzza faceva toletta, ma dopo, aspettando che vi arrivassero da tutte le altre vie del quartiere gli operai dal lavoro, le femmine dalla fabbrica dei tabacchi, le rivettatrici dalle botteghe dei calzolai, i cenciaiuoli ambulanti con la gerla piena di stracci e di cappelli vecchi, la viuzza taceva, presa da quella malinconica pace delle stradicciuole napoletane, ove ogni casa nasconde e cova un dolore. Peppino Battimelli continuava a meditare. Tempo fa capitò nel vico la mamma, una vecchia, chiese conto a tutto il vicinato di quello che il figlio di lei, Peppino, facesse, stando a vender l'acqua. Rispose ognuno: «Che volete che faccia? Vende l'acqua». «Dicite ma la verità», insisteva la vecchia. «Ma che è stata?» Allora quella raccontò che il figlio aveva dato di volta. Non si sapeva perché, non aveva voluto mangiare, non bere. S'era spogliato nudo e voleva precipitarsi dal balcone, un balcone al 5° piano, al vico fico. Nemmeno l'ossa si sarebbero trovate. «Ma vita appurata perché è imbazzuta?» «Gioia mia, per l'acqua doserina».
l'acqua nostra, non si beve più. E che siamo arrivata, come fosse velena. A casa, seguitò la vecchia, Peppino nominava sempre l'acqua di Serino, un'ingiunzione municipale che ordinava agli acquafrescai di non vendere acqua che non sia di Serino, aveva colpito per lui giorni addietro. Il giovanotto se c'era fissato. Domenica scorsa, bestemmiando Gesù, lui che non ha mai bestemmiato, in un impeto frenetico ha afferrato un coltello e si voleva ammazzare. Poi ha strappato la gran chiave all'uscio di casa e si è dato in capo e s'è ferito. Il medico ha detto che è pazzo, ma guarirà. La vecchia piangeva, tutte le comari si sono intenerite e anche la capera dal suo balconcello pieno di rose. Intorno alla vecchia s'era radunata gran gente. Quando la madre Peppino se n'è andata, i commenti duravano ancora. Voi vedete la fantasia e l'uomo a dove a sbattere? Ha esclamato una rossa in camicetta bianca. E ho visto la capera che rispondeva dal balconcello col secchietto in mano. Quando uno sta sulla sbarca, quando è insurrato pensa a mogliera. Chi tiene belli denara sempre conta, e chi tiene bella mogliera sempre canta. E ovvera, ha detto la rossa. Ma Peppino teneva o non teneva Corambietta? E che saccia, ha esclamato la capera ridendo. La rossa, che ha intorno una nidiata di marmocchi, ha levate le braccia gridando a tutti i maschi del vicolo. Uomana, uomana, anzurratavana. Il mistico matto era dimenticato. Le femmine gridavano con la rossa alle braccia tese. Anzurratava, anzurratava. E sopra le soglie dei bassi, nelle botteghe, nella via, gli uomini ridevano, contentissimi, e ridevano pure le femmine incitanti, e negli sguardi accesi degli uni e degli altri desiderio luceva. Era, in quest'ora, ancor tutto caldo di sole il vicoletto. Il diavolo del terzo peccato alitava sulle facce sudate, passando improvvisamente tra quello scoppio di miserevole brutalità. Capitolo 10. Notte della Befana. Il letto di Chiarinella l'avevano collocato in un angolo ove arrivava tutto il sole. Nel verno, quando il sole era dolce, la poverina s'addormentava in un'onda luminosa che le scaldava le manine esangui sulla coverta. Tutta la giornata rimaneva sola. La chiudevano in casa e portavano via la chiave, abbandonandola a tutti quei pensieri, a tutte quelle paure che hanno i bambini quando non si vedono accosto nessuno. Lei dapprima aveva pianto, con la testa sotto alla lenzuola, tutta raggranchita, non osando gridare a non spaventarsi peggio. Provava timori strani. Le pareva che non dovesse stendere le gambe perché qualcuno, un mago, un essere spaventoso, le avrebbe afferrato i piedini tirandola. Non metteva fuori la testa, chissà si sarebbe trovato di faccia un volto mostruoso con gli occhi spalancati che la guardavano di sopra la spalliera del lettuccio. A momenti credeva di sentir battere alla porta quello scemo orribile a cui venivano le convulsioni nella strada e che una volta le era corso appresso urlando. Poi, quando la malattia la ridusse che non poteva più muoversi, rimase lì nel suo cantuccio, istupidita e indifferente, come se niente più la colpisse. Lassù, in quella stanzuccia al quarto piano, ci dormivano la Malia, che era ballerina a una baracca, donna Bettina e il marito. La Malia andava al concerto per tempo e toccava alla madre accompagnarla. La ragazza tornava di notte tutta freddolosa nello scialletto rosso, con le mani nel manicotto spelacchiato, che lei stessa s'aveva fatto dalla pelle di un gatto bianco e nero. Donna Bettina le portava nell'involtuccio la vestina di veli, il corpetto rosso a frangia dorata e le scarpine piccole piccole, come quelle di Cenerentola. Malia, quando qualcuno dei giovanotti che frequentavano la baracca le aveva regalato dei pasticcetti nell'intermezzo, entrando in casa si buttava sul letto tutta stracca, senza nemmanco spogliarsi. Quando no, andava rovistando per la casa se trovasse qualche cosa da rosicchiare e strepitava, dicendo che se no sarebbe andata via un bel giorno col primo venuto, che era una vita infame e così non poteva durare. Donna Bettina diceva: vattene, vattene, che è meglio una bocca di meno. Nella notte
Mentre la lampada ardeva innanzi a una Madonna sul canterano, lei chiamava sottovoce: Chiarinella! La bambina non aveva chiuso occhio, rispondeva sommessamente: Ah? Dimani mamma ti compra un soldo di latte. Hai sentito? Ti farò compagnia, non ci vado a teatro. Sì, sì, pregava lei, non ci andare, fammi compagnia. Senti, mamma. Quella balbettava, lasciandosi vincere dal sonno. Zitta ora, dormi. Domani, domani. La camera taceva. Chiarinella era sempre l'ultima ad addormentarsi. Sentiva per un pezzo ancora il respiro forte ed eguale della sorella, che alla baracca aveva ripetuto una piroetta e s'era affaticata. A volte la coglieva la sete, scendeva a tentoni, cercando il bicchiere sulla scansia a cui le piccole braccia magre appena arrivavano. Certe mattine la veniva a vedere la Nunziata, una vicina che le aveva dato latte quando Bettina non ne aveva. Povera piccina, faceva, povera Chiarinella mia. Le portava un'arancia fresca, sedeva accosto al letto e si metteva a toglierne la buccia e la pellicola, dividendola a spicchi, e la bambina succhiava avidamente in silenzio. Varnata muta, diceva Bettina quando ne parlava. No, no, è la malattia, stateci attenta, sapete, non si scherza. S'è fatta magra come uno spillo. Che v'ha detto il medico? Quale medico? Come avrei potuto chiamarlo? Ah, Nunziata mia, voi non sapete i guai miei. E si metteva a raccontarglieli sotto alla porta, mentre la Nunziata ogni momento correva dentro a invigilare il ragù, di cui l'odore piccante entrava nella camera di Bettina. Guai grossi. Il marito se n'era andato a Palermo, sopra un legno di Florio, e chissà quando tornava. Denari? Niente. A Natale soltanto aveva mandato 30 lire, sparite via come il fumo. Malia se ne aveva prese 8 per una cinturella dorata che gli serviva nell'Orfeo all'inferno, al terzo quadro. La casa si sfasciava, abbandonata alla miseria, senza sistema, senza amore. Non c'era più niente. Malia aveva saccheggiato tutto. Il Monte di Pietà era pieno dei panni loro. Oh Gesù, diceva Nunziata rabbrividendo, e come potete stare così? Mettetevi a fare la serva, i posti ci sono. E Malia? La lascio solo. E Chiarinella? Per la bambina, se la provvidenza ve la fa guarire, me la tengo dentro da me, con le figlie mie, disse Nunziata. Intanto Malia potete lasciarla fare. Lei non è stupida, baderà. Oh no, mai sola, protestava Bettina. Voi sapete il mondo com'è cattivo. Ma in fondo era per questo che alle cenette dopo il teatro ci andava anche lei, e a volte aveva messo in saccoccia qualche pollo freddo, mentre la figlia teneva a bada quelli caldi che le facevano la corte per gli occhi belli che aveva. Tira, tira, la corda si spezza. Negli ultimi giorni dell'anno Chiarinella non la si riconosceva più. Si lamentava tutta la notte, piangendo sola, con la testa abbandonata che aveva fatto il fosso nel cuscino. Nel giorno dell'Epifania Nunziata entrò a vederla e le spuntarono le lacrime agli occhi. Lei, poverina, le sorrise, le mostrò, senza parlare, l'arancia che aveva nascosto sotto la coperta sul petto. Senti, disse Nunziata, ti vengo a fare compagnia. Io ti voglio bene. Sai oggi che festa è? Oggi è l'Epifania. Stanotte arriva la Befana, che va da tutti i buoni piccini. Bisogna mettere appesa una calza a capo al letto. Se la bambina è buona, la Befana viene a mettervi un regalo bello. Se è cattiva, vi mette i carboni. Senti, soggiunse, ora me ne vado. Ti mando Cristinella. Dopo poco la figlia di Nunziata, una bambina di 5 anni, entrò allegramente. Si recava in braccio una bambola di legno, la quale aveva messo il suo grembiale e una cuffietta ricamata. Guarda com'è bella, esclamò, sedendo sul lettuccio. Falle un bacio. Gliela accostò alla bocca, Chiarinella la baciò in punta di labbra. Si chiama Angelica, disse Cristinella, e figlia a me. La strinse nelle braccia e si mise a cullarla cantandole la ninna nanna. Oh,
Poi subitamente la posò sulla coverta. Tu che hai? Sei malata? Sì. E cosa da niente? Cosa da niente? Sentenziò, come aveva sentito dire qualche volta alla mamma, una buona sudata e passa. Come l'altra non diceva nulla, Cristinella si seccò, aperse la bocca rosea con un lungo sbadiglio e si allungò sul lettuccio, nel sole. Sai guardare il sole? No. Io sì, guarda. E si mise a fissarlo, ma gli occhi le si empirono di lagrime. Allora, dopo averseli asciugati, riprese la bambola e scese dal lettuccio. Io me ne vado, disse. Devo preparare il letto a questa qua. Esclamava baciando la pupattola. Quando sei bella, vieni con mamma tua. Chiarinella rimase sola. Dopo un momento scese, rovistò in un angolo, trovò quello che cercava e trascinandosi sino al letto, con uno sforzo che dopo la fece piangere, attaccò al bastone della spalliera una piccola calza bucherellata. La Bettina tutta la giornata tornò a casa 2 volte e poi riuscì per accompagnare Malia che faceva venere in Orfeo. A notte la piccina che sonnecchiava udì una voce maschile su per le scale e la voce di Malia. Diceva Malia: addio, ciao, grazie. La notte della Befana era fredda, ma chiara e stellata. Un grande silenzio s'era fatto nella viuzza solitaria. Un grande silenzio si fece nella stanzuccia quando Bettina e Malia chiusero al sonno gli occhi stanchi. Una delle rosee calze della ballerina pendeva a capo al suo letto. Ella stessa ci aveva lasciato cader dentro, sorridendo, un piccolo anello d'oro, un paio di profumate giarrettiere di seta. Era stata Befana a se stessa, prevedendo che la Befana avrebbe lasciata vuota la calza. Nelle case dei poveri quella non entra. Chiarinella dormiva, sognando la pattola della sua piccola amica. Alle demane Malia si svegliò un poco più per tempo del solito. In tutta la notte l'anellino e le giarrettiere le avevano parlato all'orecchio. S'accostò alla finestra e si mise ad ammirare i regalucci, stropicciando una cocca di grembiale sull'anello lucente. Bello, bello, faceva donna Bettina di sulle spalle della figliuola. Chiarinella stese la mano, staccò la piccola calza dalla spalliera del letto e vi guardò dentro. Il suo cuoricino batteva forte, ma nella calza non c'era niente. Malia si lavava, canticchiando, le belle spalle bianche, nude, assalite dai brividi. Il bacile di latta si empiva di spuma candida, fiocchi di neve ne cadevano intorno. Ancora il sole non era arrivato alla stanzuccia, ma per le vetrate appariva il cielo azzurro, limpidissimo, sul quale la Befana aveva, nella notte, ripassata la sua scopa di penne di pavone. La piccola calza bucherellata era caduta sulla coverta del lettuccio e da presso 2 piccole mani vi si abbandonavano ai sangue. Tra tanta infantile minutezza le cose più grandi erano 2 lacrime che scendevano per le gote di Chiarinella. Capitolo 11. Scirocco. La mattinata umida e malinconosa, senza raggio di sole, moriva tristamente nelle ultime luci fredde e annebbiate dell'imbrunire. A rumori che nel giorno l'aria spessa e pesante aveva ammortiti, alla vita della mattina piena di movimento, di voci, di strepiti che il tempo uggioso aveva rese come sordi e sfiniti, succedeva adesso, dopo un paio d'ore d'ozio snervante, l'impaziente rivoluzione della sera, che pareva volesse reagire a quel torpore dorato così a lungo tra l'aspettare invano i soliti piccoli avvenimenti e il raggomitolarsi con lo spirito e il corpo in un malessere d'insofferenza che la giornata metteva nei muscoli e nel sangue. Alle 4 era venuta giù un po' da querugiola fina e ghiaccia che filtrava i brividi nelle ossa e, a guardarla, si sarebbe detto che fosse bigia come il cielo e piagnucolosa come un'ostinazione di bimbo maticcio. Laggiù, in piazza San Ferdinando, i cocchieri del posto bestemmiavan sottovoce, la testa insaccata fra le spalle e il tappetino della vettura sulle ginocchia strette. Che divertimento, eh? La gente s'era scordata di andare in carrozza. Ognuno a casa sua la teneva a 4 passi
e poi col sole che c'era veniva la voglia di farsela una passeggiata, coi piedi nelle pozzanghere, e così la giornata se ne scivolava. Vengo? Vengo? Ora tutte le fruste schioccavano. Qualche signore dal marciapiedi di faccia voltava gli occhi a destra e a manca, aspettando che spuntasse una carrozzella di passaggio, per risparmiare un paio di soldi che, tanto si sa, quelle del posto non si muovono se non le trattate a dovere, e vogliono la corsa intera per 4 passi, come le hanno avvezzate i signori ricchi che portano il collo stretto nel solino, lo staio sulle orecchie, e vanno a chiaia senza sporcare i cuscini, con le palme delle mani sulle cosce. Ma intanto, con quel tempo e con quella scarsezza, il posto s'arrendeva, lasciandosi fare. 8 soldi al museo, diceva il signore, datemi mezza lira. E l'altro duro, 8 soldi. Il cocchiere ci pensava un pezzo prima di decidersi a pigliarlo per quella miseria, ma intanto, come il signore si impazientiva e faceva per voltargli le spalle, e allora con una santa pazienza lo chiamava: sentite, andiamo, salite. Dal posto i compagni stavano a guardare, seguendo con gli occhi il battibecco, indovinandone le offerte e le transazioni. Lui, per il sacrificio che aveva fatto, si sfogava con la povera bestia, la quale, scotendosi tutta con un balzo alla prima frustata incollerita che gli toglieva il pelo, rabbrividiva di sorpresa e di dolore. E mentre ne pigliava l'aere, dava una strappanata al panciere, lui, ritto in serpa, mangiandosi la lingua, scoteva la mano all'aria 2 volte e spiegava le dita a mostrare ai compagni quanti soldi pigliasse. Le ombre scendevano rapidamente. Dalle basi rotonde dei fanali, di cui la fiamma a gas si dondolava leggermente fra i vetri appannati, la striscia nera della colonnina si proiettava ad angolo sui marciapiedi umidi. E in cima la lanterna ingrandiva smisuratamente, spandendosi. C'era poi, sopra l'insegna di un magazzino, il grande orologio di riccio, che luceva da tutte e 2 le facce, pallido come la luna, e faceva venire la malinconia, malgrado vi fossero sopra 2 grandi ali dorate, come quella degli angioli al lato dell'altare maggiore. Allungandosi lo sguardo arrivava sino al principio dell'ascesa del gigante. Laggiù il verde cupo degli alberi si fondeva col cielo tutto d'un pezzo, nero come il carbone. Ma nello spiazzato innanzi alla grande massa del palazzo reale, tutti i lumi s'eran data la posta come ogni sera, e, assieme ai fanali grandi a 5 rami, di sotto alle colonne del peristillo, le lampade a bomba rischiaravano la piazza deserta e silenziosa, ove parea che andasse a morire nell'immensità del vuoto tutto il romorio di Toledo. In questa brutta serata di marzo, come suonarono le 7 dell'orologio di piazza Dante, tanto debolmente che appena lui potette seguirne i rintocchi, Manlio si decise ad uscire. Dopo aver leggiucchiate le prime pagine di un romanzo nuovo, di cui si era annoiato a morte, fra le 5 e le 6 di sera s'era buttato sul letto, volendo gustare per la prima volta dopo un mese la voluttà del sonno a quell'ora. Così, tra appisolarsi e rimaner con gli occhi aperti per un pezzetto a guardare nel soffitto le ragnatele lasciate in pace, strette un'ora buona, in forse se dovesse uscire o rimanersene a casa, ora che il tempo minacciava. Maglio, un bel nome, di cui doveva la romanità severa alla madre buona e intelligente, che s'era ridotta in provincia a seguire il marito e c'era rimasta perché lui contava di raggranellare il suo po' di sostanza, vendendo dei fondi che da assai tempo lacerava a furia di liti l'ostinato accanimento di 3 eredi, fra i quali egli era primo. Con le buone parole, coi sacrifici e la pazienza, lui si era fitto in capo di spuntar la faccenda e le cose andavano bene. La signora Maria scriveva al figliuolo ogni settimana lettere piene di cuore e di rimpianti, promettendo, a rassicurarlo, che sarebbe tornata subito, arrischiando timidamente, con una dolcezza di parole che nascondevano la severità, dei piccoli ammonimenti nei quali tremava, inconsapevole, il suo grande amore di madre lontana. Manlio, leggendole, si commoveva. Ora la solitudine, che fra tutte le sue vaghe aspirazioni di fanciullo nervoso
Era stato sempre il desiderio più intenso, lo spaventava, rimettendogli innanzi agli occhi il ricordo di certe sere calme d'inverno, quando la pioggia batteva a vetri, ed essi chiacchieravano sottovoce nel tepore della stanza, mentre il padre leggeva la gazzetta e fumava. Nei brevi momenti di silenzio, quando la signora Maria s'era lasciata scappare una maglia della calza che lavorava, s'udiva dal lettuccio il respiro uguale della bimba che dormiva con una manina sul petto. Che sere! Lui raccontava i suoi progetti, si animava facendo 1000 castelli in aria, lasciandosi trasportare, gesticolando sottovoce, e la brava donna sorrideva contemplandolo tutta pensosa, e le maglie della calza scappavano. Ma eran sogni d'oro quelli che lo cullavano allora. Dormiva sino a giorno tutto d'un fiato sotto la coltre doppia, che, a volte, quando non aveva ancora chiusi gli occhi, sentiva rimborcarglisi sotto al mento dalle mani leggeri della madre. Questo pensava Manlio in quella sera di marzo, smaniando sul letto, che scricchiolava, voltandosi da tutte le parti, come se fosse sulle spine. All'ultimo, mentre l'oscurità empiva la stanzuccia e lui non vedeva altro se non di faccia il vano della porta anche più nero dell'ombra, una strana inquietudine lo prese. Quasi gli venne paura che da un momento all'altro, così solo com'era, in quel silenzio, in quella oscurità, avesse a mancargli la vita. Quando si levò, cercando tentoni fiammiferi, le mani gli tremavano e durava fatica a tirar su il fiato. Impossibile, mormorò. Come ebbe acceso il lume gli tornò l'animo. Impossibile, questa è vita che non può durare. Si vestì e scese. Mettendo il piede nella strada si ricordò di non aver preso il paracqua. Strette un momento in forse se dovesse risalire o tirar via facendone a meno. Tanto era una queruggiola minuta che non faceva male, e poi rifar da cavo 70 gradini era una cosa che lo seccava abbastanza. Si mise in cammino, scendendo per Toledo con le mani in tasca e la testa china, tutto pezzoso. Che si sentisse dentro lui stesso non lo sapeva. Era un malessere, un'oppressione, un'insofferenza che lo rendevano odioso a se stesso. Fra tutto lo impensieriva ora come un intuito nelle disillusioni che gli toccherebbe a sopportare. Indovinava le aspettative insoddisfatte cui da un momento all'altro si troverebbe di contro nella sua piccola vita serale, della quale si faceva il conto che il tempo cattivo dovesse rompere le abitudini. Difatti, entrando nel caffè ove gli amici erano soliti a raccogliersi accanto alla gran tavola di marmo, trovò che essa era deserta e andò a sedervi aspettandoli. Chiuse il caffè e gli parve addirittura acqua calda. Lo sorbì tutto d'un sorso dopo averlo fatto raffreddare, non volendo avere la pazienza di centellinarlo col gusto che ci pigliava ogni sera. Nel caffè c'era una piccola orchestra che di colpo si mise a suonare un valzer fritto e rifritto, un'antipatia di musica frettolosa e saltellante, che mise una gaiezza stupida fra i consumatori. Lui, di faccia a un borghese che batteva il tempo col cucchiaino nel vassoietto, si sentiva un formicolio nelle mani e avrebbe voluto buttar la chicchera in faccia. Cominciava a dolergli la testa. Gli occhi, in quella nebbia che il fumo dei sigari spandeva nel locale chiassoso, gli si intorbidivano e gli diventavano piccoli. A un momento, mentre uno spilungone di maestro di musica batteva sconciamente sui tasti del pianoforte, egli sentì il colpo secco e la vibrazione per un secondo d'una corda che si spezzava facendo zin, cosa che gli accapponò la pelle. S'alzò guardando all'orologio sul bancone del principale. Erano le 9. Gli amici non sarebbero più venuti. E, lentamente, con le labbra strette, infilò la porta che riusciva sulla piazzetta innanzi al municipio. Pioveva sempre allo stesso modo. Lui si mise a camminare dritto avanti a sé, non sapendo che via pigliare per tornare a casa più presto, ora a piccoli passi, ora affrettandoli per trovarsi subito fra le sue 4 mura. E camminando si rodeva dentro con gli amici che non erano venuti, con la umana leggerezza che dimentica tutto, con se stesso che era tanto ingenuo da contar su tutti. Avrebbe voluto che i compagni avessero indovinata la sua solitudine in quella sera. Avrebbe voluto che fra essi
uno solo almeno avesse pensato a farsi trovare per tenergli compagnia. I suoi nervi in quel momento avevano acquistato una tensione straordinaria. Gli scoppi rumorosi delle fruste, quando gli passavano accosto le vetture, lo irritavano, bestemmiava sottovoce, sbuffando, come inciampava nell'oscurità col piede in una rotaia di tramvai che lo sbalzavano da un lato, sorprendendolo dolorosamente. La luce dei magazzini gli abbagliava gli occhi, a volte sentiva fra le spalle come delle punture di aghi, e gli davano per un momento l'irritazione d'una bestia inquieta. Ora si trovava di faccia al teatro San Carlo. Entrò lentamente sotto il porticato. Si fermò a leggere un cartellone mezzo lacerato che pendeva a uno dei muri. S'accorse che sotto a quel muro una persona, che lui conosceva molto da vicino, stava tranquillamente accendendo un sigaro. Si adocchiarono nello stesso momento. Manlio s'accostò con la mano stesa. Buonasera, signor Roberto. Buonasera, Manlio. Come va? Disse lui, facendo spallucce. Son seccato. L'altro, passando il sigaro nell'angolo delle labbra, fece per incamminarsi. Manlio gli tenne dietro, stringendoglisi accosto. Gli pareva che quegli non gli avesse detto addio per stare un po' assieme, e intanto già s'annoiava della compagnia. Costui era un uomo in sui 40, scriveva per i giornali, era tenuto in molta stima nel suo paese e godeva di una certa fama di serietà che lo onorava. Quella sera aveva l'aria d'uno cui è capitato un guaio e, piccolo piccolo com'era, col grande cappello sugli occhi, l'avero del soprabito alzato, faceva quasi compassione. Dopo un momento di silenzio, camminando sempre, disse: Dove andate? A casa. Che brutto tempo, fece l'altro senza guardarlo in faccia. Tempo canaglia, rispose Mario, coi denti stretti. Vi fu un altro momento di silenzio, poi lentamente quello del sigaro mormorò con un risolino forzato: Come vi vedete ho perduto poco fa 200 franchi. Ah, fece Mario, senza commuoversi, come se non avesse capito bene. Poi non vi fu più una parola. Il signor Roberto camminava tutto astratto, a capo basso, studiandosi di mettere il piede sempre nel mezzo delle lastre del selciato, provando una piccola contrarietà quando per inavvertenza gli capitasse tra le commissure. Maglio non vedeva l'ora di toglierselo d'accosto. Ora una collera sorda lo irritava contro questo uomo che perdeva 200 lire come se niente fosse e se ne andava passeggiando in una serata come quella. E l'altro, mentre badava stupidamente a regolare il piede in modo che si trovasse sempre nel mezzo del lastrone, pregava tutti i santi perché mandassero via questo giovanotto vittimoso, del quale la muta e pesante compagnia gli cadeva addosso come un incubo. Così, per 20 minuti di cammino, tornando a poco ciascuno alle sue idee nere, quasi non accorgendosi più della loro vicinanza, non aprirono bocca. A un punto, sul marciapiede poco discosto dalla casa di Maglio, una donna, una signora bellissima, sola, stretta in un lungo sciallo nero, alta, pallida, fiera, passò loro accosto. Fu come una visione. Che bella donna, mormorò Maglio, come parlando a se stesso. Bellissima, sospirò l'altro, senza alzare gli occhi. Di colpo si guardarono, si tessero le mani contemporaneamente, stringendosi. Si erano fermati per un secondo. Addio, disse il signor Roberto. Addio, rispose Mario. Lentamente entrò nel palazzo dove abitava e si mise a salire le scale. Quando fu in casa, senza togliersi il soprabito umido, buttò sulla tavola il cappello a cencio, provando uno strano batticuore, emozioni nuove e misteriose. Tentò di mettersi a scrivere, pensando che questo dovesse distrarlo, compilando in mente, rannicchiato sulla seggiola innanzi al tavolino, una lettera alla mano, piena di tenerezze e di sfoghi. Ma quando cercò intorno ai fiammiferi si ricordò d'averli dimenticati al caffè. Innanzi a questa piccola contrarietà ebbe un momento di immensa disperazione. Si gettò bocconi sul lettuccio, mordendo nella furia il cuscino, torcendo le lenzuola nel singhiozzando. Pioveva sempre, ma la pioggia non batteva ai vetri con lo stesso ritmo dolce
nelle lunghe serate in famiglia, né alcun lume nella stanzuccia poteva mostrargli la faccia pallida e sorridente della madre, e in fondo, nella penombra, il lettuccio della piccola sorella. Così, in quella triste serata umida e tetra, in quello scompiglio nervoso che infuriava nel suo morale tormentandogli il fisico a scosse dolorose, egli, solo nella sua amarezza, in quella oscurità fitta della cameretta, si mise a urlare come un pazzo. Capitolo 12. Suor Carmelina, giugno 1886. Tra le suore dell'ospedale X ho conosciuto tempo fa suor Carmelina, una giovane donna sottile e bianca, bianca come una vergine di cera, pallida come un'ossea nell'ombra. I malati la chiamano la Santarella. Ella sorrideva sempre, parlava sempre sottovoce, pronunciava S e la Z e tratto diceva: ammalati, benedetto, benedetto da Dio. Era veneziana, tutta piena di quella dolcezza dei modi e dell'anima onde quei del Veneto son pieni. Come era divenuta monaca? Nessuno me lo seppe dire. E da quanto tempo ella aveva abbandonato il mondo e Venezia bella? Tutte queste monacelle benedette hanno il loro piccolo dramma chiuso in core e un mistero nascosto nell'anima. Alcune volte gli occhi luccicano, si velano d'una lacrima, le mani bianche fremono, la bocca freme, il respiro ansioso gonfia il petto coperto dalla tonacella. Ma andate a chiedere loro perché. Tentate di impadronirvi di quella bianca mano fremente, cercate di interrogare quella lacrima. Fuggono, si chiudono nelle piccole stanzucce a vetri, evitano di ricomparirvi innanti, vergognose. Soltanto la piccola stanzuccia a vetri sa il mistero della piccola suora. Nessuno ha potuto mai sentire i singhiozzi di una piccola suora. Io chiedevo sempre a un mio povero amico malato a quell'ospedale che ne pensasse di suor Carmelina. Si capisce, ogni giovanotto in presenza d'una di queste figliole della carità prima vede la giovane donna, poi vede la monaca. Immagina sempre un sacrifizio, si appassiona e si intenerisce. L'amico, un commesso viaggiatore al quale una caduta aveva quasi spezzata la gamba sinistra, stando in bolletta s'era salvato all'ospedale. Veneto pur lui aveva ben presto stretto amicizia con suor Carmelina. La trovava semplicemente una buona putela, una fia della Madonna. Io lo andavo a vedere 3 volte alla settimana, poi finii per recarmi a trovarlo quasi tutti i giorni. Si cominciava a parlare della gamba disgraziata e si cascava subito dopo a chiacchierare di suor Carmelina. Non le hai mai domandato perché si è fatta sua? Ma e perché? Non me lo avrebbe detto, parla poco. Ma con te, che sei compaesano suo, potrebbe fare eccezione alla regola. La regola, rispose il mio amico, celiando. Impone il silenzio alle suore, specie coi giovanotti malati, specie alle suore giovani. Senti, caro mio, francamente io vorrei trovarmi qui, in questo tuo letto, con gli stessi dolori, con gli stessi dolori, con la stessa gamba impacchettata, con la stessa mania di volere e di non poter uscire a vedere il sole, a veder camminare la gente per la via, a vedere le carrozze a camminare. Va là, tu scherzi. Siamo troppi amici. Nemmeno ai cani lo auguro. E io vorrei essere qui nel tuo letto, per vedere suor Carmelina, per parlare con suor Carmelina, per sentire la voce di suor Carmelina. Per questo. Lui rise fortemente. Ella in quel momento passava e si volse. Le donne hanno questo di particolare, che anche da lontano, con la coda dell'occhio, appurano quello che dite e se parlate di loro. Per un momento la sua veste passò lungo la fila dei letti, senza rumore, senza toccarli, lambendo i larghi quadroni di marmo del pavimento. Un malato, il numero 34, un vecchio colono da Melito, si levò a sedere sul letto e si sberrettò con una grande reverenza, mormorando qualcosa. La suora gli rispose con un piccolo moto del capo. Forse gli sorrise, ma le tese larghe della cornetta ci impedirono di vedere. A un posto della sala si chinò, raccolse la buccia d'un'arancia e per l'aperto finestrone la buttò giù nel cortile, poi sparve. Sei contento? Disse l'amico
Ora l'hai vista, sei contento? E tu non ti commuovi? Io, ciao, beh, ciao, ne ho viste tante in mia vita. Io mi secco assai di dovermene stare qui inchiodato in questo letto, tra lamenti, spasimi, morti subitanee e morti lentissime, che non arrivano mai. Sono impregnato di acido fenico. Senti, vecchio mio, mi disse in un altro giorno, fra poco me ne vado. Ieri il dottore mi ha detto che ne avevo per un'altra settimana. M'ha rifatta la gamba a nuovo. Che uomo, benedetto. Che grande istituzione la chirurgia. E dice addio alla suora. Accidenti, sei un bel seccatore tu, con la tua Sur Carmelina. Guarda, ieri ella mi ha, come si dice, intenerito, intenerito. M'ha fatto stomacare. E come tutte le altre, sempre le stesse. Senti, io le ho annunziato che me ne andavo presto, fra una settimana, e che ero bello guarito. E lei? Lei al solito s'è fatta rossa. Mi ha detto davvero. È proprio guarito. Dico io, sicuro. Cosa c'è? Le dispiace? Ha fatto un muso. Dice, ecco, noi altre ci affezioniamo ai nostri malati così da volerceli tenere assai tempo con noi. Ogni malato guarito si porta un po' del nostro dispiacere. Immagina, ne volevo tirare un cuscino. Sei un gran cretino, ah, come tutti i commessi viaggiatori. Aspetta che guarisca, vecchio mio. Dopo una settimana egli era in piedi, ma ancora zoppicava un poco. Per 3 o 4 altri giorni era necessario che rimanesse all'ospedale. Piglio aria, mi fece, piglio da capo l'abito del camminare. Vieni qua, io ho qualcosa da narrarti su quella tale persona. Ci mettemmo a sedere sotto un finestrone onde una gran luce pioveva nella sala. Erano le 9 della mattina e l'ospedale faceva la sua toeletta, pieno d'un gran chiacchierio che si intrecciava fra i letti. Arrivava con gli inservienti, usciva dalla stanza delle suore per l'uscio socchiuso. Una vecchia suora, inforcati gli occhiali, scriveva in un gran libro squadernatole innanti sulla tavola. Ieri, cominciò il mio amico, al dopo pranzo Sor Carmelina m'ha fatto presente d'una manata di confetti. Abbiamo chiacchierato a lungo. L'ospedale s'era messo a dormire. Dove se ne va? Ora che è guarito, me ne vado a Venezia, le ho risposto. Vado a rivedere mio papà e la mamma. Beato lei, che c'è a tutti e due. E lei? Ha chiuso gli occhi. Ha scosso tristemente il capo. Non ho nessuno. E come nessuno? Fratelli, sorelle? Nessuno. Ti dico, caro mio, soggiunse il mio amico, sono stato preso da una gran pietà. Non ho saputo nulla rispondere, nulla dire a confortarla. Tutto ieri ella è rimasta in sala. A sera, per le finestre, entra un gran profumo di zagare dal giardino. Ier sera se ne moriva, una cosa deliziosa, inebriante. Suor Carmelina passeggiava in lungo e in largo. Spuntava la luna, laggiù, dietro il comignolo della fabbrica di stearichi. Guarda, io mi son messo a canticchiare. Da Venezia lontandomi la mia non passa, di che non me vegna a mente il dolce nome della patria mia, al linguaggio e i costumi della gente. E continuavo, sotto il ponte del Rialto fermaremo la barchetta, o Venezia benedetta, non te voglio più lassà. Avessi veduto com'ella rallentava il passo per sentire. A un tratto ecco da là che mi s'accosta al letto, con le lacrime agli occhi, con la faccia bianca bianca, stravolta, la bocca tremante. Lei non canti, m'ha detto con malo modo. Qui non si canta, la prego di smettere. Questo è un ospedale. Ciò, brava la ragazza, e cantavo roba del suo paese, cantavo. Ecco, ma appena la suora appariva in fondo alla sala, un grido infantile risuonò, un grido che si fece trasalire. Saliva un gran vocio dal cortile e gli inservienti s'urtavano, accorrendo. Sor Carmelina scomparve. Che sarà? Qualche resizione di ginocchio, qualche incisione alla spalla, una disarticolazione, un bottone di fuoco che arrostisce la carne. Ecco, oramai 30 giorni di ospedale mi hanno abituato a tutta questa roba. Ne ho sentiti d'urli. Un inferno, caro mio. Ciò che succede ora.
qualche cosa di strano succedeva. Infatti, l'ospedale era sossopra, la segreteria attigua allo stanzone in cui noi ci trovavamo s'empiva di gente. I malati si rizzavano a sedere sui letti. Andiamo a vedere, disse il commesso viaggiatore incamminandosi, zoppicante. Era successo questo. Il figliuolo del giardiniere, un bel ragazzetto biondo, era stato morso dal cane del guardiano. Il cane era idrofobo, palesava tutti i segni del male e lì per lì fu ammazzato. Ma il ragazzetto era perduto. Tutto questo lo sapemmo e lo vedemmo in un momento. Un brivido ci corse per l'ossa e il coraggio di avvicinarci all'infelice ci mancò. Ma la gente si stringeva più intorno a Sor Carmelina che da presso il ragazzetto. L'interno di guardia, un rosso dai piccoli occhi neri scintillanti, ci venne incontro, stropicciandosi le mani, sgridandoci. Avete visto? Avete visto? E soggiunse entusiasmato, bellissimo, stupendo. Suor Carmelina ha succiato il veleno. La piccola suora era diventata grande. Era accorsa al grido del piccino, lo aveva trovato piangente, gli aveva chiesto che fosse successo. Il piccione rispose: mi ha morso il cane. Subito dopo si sentì gridare: badate, badate, il cane è idrofobo. Il giardiniere gli aveva spaccato il cranio con un colpo di bastone, ma il povero ragazzo mostrava il braccio nudo, sanguinante, e nessuno sapeva trovare modo di soccorrerlo. Allora suor Carmelina s'avanzò, pallidissima, ma senza il più piccolo tremito, accostò alla ferita le labbra e succhiò, rigettando il sangue e il veleno, forbendosi le labbra bianche col gran moccichino scuro a quadroni. E allora tutta la sala numero 4 proruppe in un applauso. Il colono di Melito agitava il berrettino. Dove sei ora, piccola monaca bianca, Carmela, mistica anemica, figlia della laguna? Dove sei? All'ospedale degli incurabili una volta. Un mio amico chirurgo operò sopra una contadinella. Nel candido seno entrò la lama tagliente del bisturi. La contadinella dormiva, cloroformizzata. Per parecchio tempo ho chiesto al chirurgo mio amico notizie di lei. Era stata una terribile operazione, ma la contadinella guarì. Dopo un mese uscì dall'ospedale e il dottore venne a trovarmi al caffè per annunziarmelo. Un vero miracolo. Ma di suor Carmelina io non ho mai osato dimandare. Non so perché. Se ella... Capitolo 13. Documenti umani. Settembre 1886. 3 giorni fa, in una scura e fetida vanella d'un palazzo in via Tribunale, d'un subito qualcosa accadde con un tonfo sordo e spaventò i sorci che frugavano tra i cocci sparsi e le immondizie e i rifiuti di quelle ruine borghesi onde escono continuamente a turbare i pranzi delle immonde bestie, le improperi delle serve e i pianti dei piccini impertinenti. Cadde dunque qualcosa. I sorci fuggirono con gran terrore e si rintanarono. Era caduto il corpo d'una giovinetta, una bionda. Esso rimase lì, prono, la faccia nel fango, un braccio steso, le gambe stese. Una fine caviglia spuntava di sotto alla gonnella, un piccolo piede arcuato, la calza bianca. Quella ragazza s'era buttata da un terrazzo al 4° piano, ove era salita per sciorinare i panni. Si chiamava Antonietta Canzerano, aveva 18 anni, era molto bellina. Quel corpo inerte rimase lì 3 ore. A poco le bestie immonde riapparivano. Dei piccoli musetti, dei piccoli occhietti spauriti spuntarono per i buchi. La ragazza rimaneva immobile. Finalmente si seppe il fatto. La vanella si empì di gridi femminili, l'orrore era grande e il sangue. Quanto sangue laggiù, tra i cocci e i rifiuti, nel fango, su per la nera poltiglia luccicante. Arrivò un medico. Arrivarono le guardie, il pretore, un delegato, curiosi d'ogni parte. Il corpo dell'Antonietta fu tolto di lì, adagiato in una vettura e trasportato all'ospedale degli incurabili. Perché la poverina era ancora viva, respirava, lentamente, a fatica, gli occhi socchiusi, pieni di lacrime. La storia di questa fanciulla è breve ed è la solita storia. Antonietta Canzerano, orfana di madre, ha il padre in America.
Era stata affidata a una zia che le voleva un bene del cuore e con la zia se ne stava al quarto piano del palazzo numero 105 in via Tribunali. A 17 anni aveva conosciuto un piccolo marinaio, bruno e atticciato, si chiamava Vincenzino, un cuor d'oro. Il marinaio a momenti avrebbe terminata la sua ferma, sarebbe tornato a Napoli, l'avrebbe sposata. Gliel'aveva promesso da un anno. Quando giurava si metteva la mano nera sul petto, gli occhi lucevano. Ella era così felice di quel piccolo uomo arso dal sole, delle parole sue tanto calde, tanto franche, e aspettava. 4 mesi fa Antonietta chiese in grazia alla zia che le facesse pigliare un po' d'aria. L'usignuolo s'annoiava in gabbia e come la zia non poteva accompagnarla, ella uscì sola a passeggiare. Se ne andò in villa. Lì, non si sa come, le si accostò un furiere di linea. Si mise a chiacchierare con lei, la tentò e seppe abusare della poverina. Questo succede assai spesso, una rovina in un attimo. Dopo il furiere, come tutti gli uomini senza anima e senza onore, abbandonò Antonietta. Ella tornò sola a casa dalla zia. Per la strada del Chiatamone, un marinaio amico del suo marinaio l'aveva incontrata. Come? Sola? Se lo sapesse Vincenzino. Lasciate che v'accompagni. Ella tremava come una foglia, non rispose una sola parola. Se scrivo a Vincenzino volete che gli dica che v'ho incontrata? Ella rispose no, per carità. Il marinaio la guardò, fece spallucce e continuarono a camminare in silenzio. Napoli, 18 luglio 86. Mio caro Potito, ti scrivo queste poche righe, ti fo conoscere che io sto bene di salute e così spero di sentire di te. Dunque, mio caro Potito, dopo 2 mesi e 13 giorni mi ho azzardato di scriverti in nascosta dei miei parenti, perché dopo tanti miei pianti mi ho sognato una donna e mi ha detto così: figlia mia Antonietta, non piangete più, che il mio figlio vi deve venire a sposare. Pregherò io a Dio che gli dà buoni pensieri e ti prego fatelo una lettera. Ecco, mio care, queste semplici parole mi ha detto e mi sono svegliato ed io ti sono scritta, non avevo inchiostro e ti sono scritto con un lapiso. Dunque, mio caro, ricordati di me, che mi sei levato l'onor mio, così che io quella sera ero una stupita, non capiva che cosa era il mondo, e tu ne approfittasti di me. Così si deve approfittare Iddio di te. Se tu sei negato in faccio ai miei parenti, non puoi negarlo innanzi al tribunale di Dio, perché io come tu mi sei lasciato, così io sto. Nessun altro sì ni è approfittato di me. Non fa niente, deve arrivare una lacrima avanti a Dio che ti deve pagare, perché io non sono una cattiva giovane, come vi credete che io mi ho dato a cattive strade, né questo non lo farò mai, mio caro. Non fa niente che mi sei levato l'onor mio, ho fatto ridere ai miei parenti. Iddio mi aiuterà, perché io sono orfane di madre, mio padre sta in America e non ne sa niente di questo misfatto, che se lo sapesse quello mi viene ad uccidere. Il mese entrante partì da Napoli e vado a Trani, mi accompagnano i miei parenti e vado in casa della madre e della zia e là ho la dota di mia madre che mi possa maritare, che ho anni 18 ancora, se tu tieni coscienza, se tu hai cuore, vieni dalla mia zia a Napoli e venitemi ad onorare. Se poi non credete, fate come ti piace e ti prego di non dir niente ai miei parenti di questa lettera. Vi saluto e sono tua. Affezionata Antonietta. Questa lettera fu sequestrata presso una signora amica dell'Antonietta. Essa doveva spedirla a quel tale. Come non gliela spedì? Era scritta con lapis, niente di più umano, di più anima, di più cuore di questa lettera scorretta e inelegante. È una cosa splendida. Ma certo il signor Potito, se l'avesse ricevuta
ne avrebbe riso coi compagni per gli orrori di grammatica. Un furiere è istruito. E l'altro, la Canzerano si precipitò dal terrazzo. Oggi doveva arrivare il marinaio. Capitolo 14. Le bevitrici di sangue. Dalle 7:30 della mattina fino alle 10 la carneficina delle vacche al macello di Poggioreale si compie tra uno strano affollamento di bevitrici di sangue. Dura tra i desideri sanguinosi delle anemiche, delle clorotiche, delle povere fanciulle sbiancate in faccia come la cera. Esse accostano alle pallide labbra il bicchiere colmo di quella spumante vin delle vene e bevono d'un fiato, socchiusi gli occhi, la mano che leggermente trema. Intorno seguita la strage, tra un continuo rumore di battiture, di tonfi sordi, di catene che si sciolgono, d'argani che rizzano i cadaveri ancor palpitanti delle povere bestie. Dopo bevuto il caldo sangue spicciato dalle carotidi incise, si passa in una stanzaccia nuda e sporca e lì si sciacquano le coraggiose bocche femminili e le mani insanguinate. Parte il bene che può fare questo rimedio novello, lo spettacolo è orribile. Appena entrati nel macello, come il visitatore si va accostando allo scannatoio, ode un rapido succedersi di colpi sordi, i quali danno la precisa idea di una gran quantità di tappeti sciorinati e battuti da servitori invisibili a un invisibile terrazzo. I tappeti sono cadaveri ancor palpitanti di vitelli, di vacche, di bovi smisurati. I carnefici, appena caduto l'animale sotto il coltello pugnale di questi toreadores del macello, cominciano a menare di gran colpi di mazze sulle reni e sul ventre delle bestie, perché la pelle se ne stacchi. E mentre uno compie codesta bisogna, un altro si vale d'un mantice per gonfiare l'animale e un altro d'un lungo ferro tondo per frugarne le viscere. Il sangue scorre d'ogni parte e non nel pavimento. I garzoni s'accovacciano, radunano con le mani il sangue a pezzi già quasi coagulato, riempiscono scodelle di ferro e queste rovesciano nelle botti preparate in un angolo. Tutto questo è fatto con grandissima rapidità. L'ammazzamento durano tutta la giornata e, dovendo i beccai sbarazzarsi in un giorno fin di 800 animali. Le vacche entrano malinconicamente nell'ammazzatoio, piegano fino a terra la testa, annusano il sangue e si volgono intorno. Un primo leggero fremito incosciente increspa loro la pelle, gli occhi grandi e dolci si inumidiscono. Attaccate per le corna ai pali dei cavalletti enormi, alle forche bruttate di sangue rappreso, continua a dondolare la testa inquieta, lasciando mescolare al sangue per terra i fili argentei della bava, onde hanno tutto umido il muso. Subitamente un carnefice s'accosta, nascoso il pugnaletto nella destra, guardingo, leva la mano. Il pugnale s'abbassa, colpisce tra le corna, penetra rapidissimo fino al cervello e riappare fumante. Il carnefice dà un balzo e si scosta. La vacca cade, fulminata. Una sola, breve convulsione le agita le gambe ed è tutto, è morta. La sua compagna si agita, cerca di liberarsi, leva il capo, sbarra gli occhi spaventata, ma cade anch'essa sotto l'orribile forca, accanto alla prima. Lì per lì comincia la battitura. Cominciano ad agire il soffietto, il ferro tondo, il gran coltello sventratoio. Ma prima, appena l'animale piega le gambe e si rovescia sul dosso, il fornisore di sangue, scalzo, sguazzanti i piedi nel sangue, accosta alla viva fontanella il bicchiere e, correndo, lo porta alla fanciulla anemica. E costei beve d'un subito fino all'ultimo gocciolo, e le labbra e il mento le si dipingono d'un rosso fortissimo, e le dita si sporcano, gli anellini luccicano tra il sangue gocciante. La gran parte di queste bevitrici si compone di un elemento assai borghese. Sono modistine, sartine, fioriste e simili. Escono dall'ammazzatoio con le punte delle scarpette, coi tomai alti macchiati. In Napoli l'anemia serpeggia un po' dappertutto. Ora pensate a queste povere ragazze che fanno una vita sedentaria,
in un laboratorio, coi lumi e a gas d'inverno. Pensate a queste giovanette elegantemente vestite che a casa loro dormono in una miserabile sottoscala, senza luce. Pensate alle privazioni, alla mancanza dell'aria, del sole, alla mancanza del cibo sano, della carne che costa troppo, e vi spiegherete la mancanza dei globuli rossi. Ma guardatele quando, nelle prime ore della mattina, queste fanciulle del popolo attraversano Toledo, in cappellino lucente di conterie, vestite come tante marchesine, le calze nere, di seta, lo stivalino verniciato, la punta ricamata d'un moccichino che scappa fuori dalla saccoccia in petto, la mantiglia sul braccio e l'ombrellino in mano. Son quelle che ieri han bevuto, fortemente, il sangue vivo, vivo. Ora guardatele, hanno 2 soldi in tasca per la merenda, ma le labbra carezzano il gambo d'un fiore, o sorridono deliziosamente a un giovanotto cocchiere padronato, che sorride e minaccia con la frusta elegante. Capitolo 15. Alba. Un ometto sbucò a un tratto nella crocevia della dogana. Fumava certo il suo mozzicone in punta alle labbra, passando la palma di una mano sul cocuzzolo e con il pollice e l'indice dell'altra mano acconciando delicatamente sotto i mustacchi il mozzicone, che certo gli diventava una grande volontà in agonia. Il cappello dalle tese spianate, gli occhi veniva sugli occhi, e lui lasciava stare, benché per levare il capo, come faceva, a guardare in su alle finestre, al cielo, ai muri dei palazzetti, si trovasse l'impiccio della tesa larga davanti agli occhi. Pure andava guardando con boccacce che certo nella smorfia erano meraviglia e ammirazione. Quando lasciava il cocuzzolo, la mano gesticolava, segnando in aria sagome indeterminate e linee verticali, subito cancellate dal fumo di quel mozzicone, che sempre più si raccorciava. Di certo era qualche pittore mattiniero che a un momento, cavati di saccoccia un albo e la matita, si mise a sedere sul primo gradino d'uno di quei palazzetti e cominciò a sgorbiare sulla carta il balconcello di Gennaro Armiere, che in quel punto schiacciava un bel sonno, senza mai poter supporre che ventura toccasse ai poponi suoi, dei quali aveva fatta un festo in giro alla balaustra del balconcello, e che l'ometto ora contemplava attentamente per metterli sulla carta, insieme alla grondaia, ai vasi di maggiorana e ad una gabbia, ove una quaglia sonnecchiava. Era la via così silenziosa a quell'ora che si sentiva bene un fruscio di una foglia secca sui pelastroni asciutti, mossa da una folata di venticello. Era l'alba. Ma quei vicoli, le stradicciuole, la piazzetta del mercato ancora dormivano. Intanto saliva lentamente dall'estremo lembo del mare un chiarore infocato di sole, e il riverbero ne colorava di rimpetto le case su per la marina, mentre le vetrate s'accendevano tra quella gran pennellata rosea che di tutte le case confondeva le linee bizzarre. In cima, altissima, una cupoletta s'arrotondava sul cielo indeciso, tutta infiammata di verde, come uno scarabeo di maiolica. Appena se ne vedeva la croce scura sovrastante. Dal mare in calma arrivavano rumori indeterminati, voci a stesa, indefinibili. Poi, da capo, si rifaceva il silenzio. L'ometto era tutto affaccendato a copiare, e a poco l'albo s'andava coprendo di poponi e mazzi di pomidoro, mercanzia d'ogni finestrella. Nella luce che sopravveniva apparivano chiari e scuri nuovi, mettendo lui in certe indecisioni che lo tenevano lungamente a guardare e a mormorare, mentre l'albo rimaneva aperto sopra un ginocchio e la punta della matita gli solleticava la cute fra i capelli. Oh, oh, fece a un tratto, adocchiava una tettoia, sotto la quale si ammonticchiavano bombole d'acqua solfurea. Accosto a una fontanella, un quadrettino, rifece la punta della matita, cercò una pagina bianca, e lì per lì cominciarono a passare all'albo le bombole.
Le stradicciuole rimanevano deserte e silenziose. L'ometto, tutto solo, intento in quella sua posizione di scimmietta, era strano. Poi gli passò accosto un'altra cosa viva, un ratto, che pareva un micino, tanto era grosso. Era uscito da una feritoia, guardando nella via con gli occhietti lucenti, e come l'ometto si chinava a strofinare sul selciato la matita per aguzzarla, la bestiola ricacciò dentro il corpo nella feritoia. Si vedevano solo i mustacchi e il musetto. Infine si fece coraggio, venne fuori e cercò rapidamente in un monticello di sudiciume. La testina, che aveva movimenti veloci, frugava in furia, levandosi dai rifiuti, dai torsoli, dalle bucce, a guardare sospettosamente. Infine, quando ebbe finito, il ratto se ne andò ripassando innanzi all'ometto. Lui non lo vide e seguitò a schizzar bombole in santa pace. La penombra si diradava in fondo ai vicolucci. Nel lontano appariva chiaramente la tortuosità delle stradicciuole. Si dilegavano panche e carrettini abbandonati, e laggiù, ove addirittura il vicolo delle fate terminava, all'angolo, sulla cantina maranese, un ramo fronzuto s'affacciava, tutto verde, di sotto all'insegna. Improvvisamente, nel vicolo, una finestretta si schiuse senza rumore. Poi si schiuse una porta. Una donna sporse la testa, venne fuori coi piedi nudi nelle pantofole usate, con una leggera sottana bianca, con aperta la camicia sul petto, libero dal busto. Un giovanotto apparve, tutto cauto, sbucando all'angolo, accosto alla cantina. Senza parlare, quei due, avvicinandosi, si guardavano negli occhi, ansiosi. Poi, quando lui fu sotto la porticella e gli afferrò le mani, l'idillio, in quell'alba fresca di agosto, fu provocante. Si parlavano così accosto e sottovoce che appena il sibilo di una consonante passava nel silenzio. S'erano stretti l'uno all'altra. Il berretto del giovanotto cadde. Chinandosi egli a raccattarlo, non abbandonò la mano che teneva stretta e parve che, stringendosi meglio lui pure alla ragazza, le chiedesse qualcosa. In questo momento il piccolo pittore aveva finito e si levava. Vide tutto. Mentre egli rimaneva ancora a guardare, incantato, la bocca aperta, un bacio scoccò sotto la porticella. Subito dopo la campanina della parrocchia a Portanova suonò la prima messa. Epilogo. Si conclude qui il nostro ascolto di Mattinate napoletane di Salvatore Di Giacomo. Speriamo che queste pagine abbiano saputo restituire il fascino di una Napoli autentica, fatta di volti, voci e piccoli istanti di vita quotidiana, custoditi dalla sensibilità poetica del loro autore. Grazie per aver condiviso questo viaggio con Bene Inst, Onde Letterarie e Audiolibri. Se questo audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per accompagnarci nelle prossime letture dedicate ai grandi classici della letteratura. A presto e buon cammino tra le pagine della letteratura.